Oh, finalmente ci siamo. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta con gli impegni del giorno. Diamo già il benvenuto a Fabrizio Tuminetti. Benvenuto, Fabrizio. Iniziamo tra pochissimo. Boh, dai. Dovrebbe essere tutto a posto. Aspettiamo un attimo che uno si stabilizzi la live. Due, aspettiamo che arriva un po' di gente, che ho visto che comunque è una live che interessa un po' di persone. Ripeto, chiedo ancora scusa, ma dovete, insomma, chi mi segue da un po' lo sa che io nella vita ho tanti impegni, tante cose, ho una vita un po' complessa, diciamo, perché faccio tante cose e non riesco sempre a essere puntuale. Qualche volta le live saltano, ma cerco di farle il giorno dopo, come appunto questa live che doveva già esserci ieri, però per problematiche varie, anche perché sto facendo casa, mi devo trasferire, il lavoro, altre cose, è stata rimandata ad oggi. L'avevo programmata alle 9:30 e sono quasi le 10. L'importante è esserci, perché poi comunque la potete recuperare quando volete. Però ovviamente mi rendo conto che per chi vuole seguire in diretta può diventare problematica. Però io tutto il massimo che posso fare lo faccio. Quando uno fa il massimo, non mi devo sentire in colpa, ecco, perché è anche bella impegnativa come argomento. L'argomento di stasera è molto impegnativo. Per chi non mi conosce, io sono il Demiurgo. Su questo canale parlo di retro gaming un po' a 360 gradi. Ho parlato spesso di console, emulazione, collegamenti video vari e tante altre cose. Questa sera guardiamo insieme. Spero innanzitutto che la live vada bene. Spero che mi si veda e mi si senta bene, perché io vedo che c'è un po' di problematiche sulla connessione. Non la vedo proprio molto stabile stasera. E di questo mi dispiace, però spero che si metta a posto, perché la vedo un po' ballerina la connessione. Vedo la connessione ballerina, però ragazzi, anche qui, finché non cambierò casa, il massimo che posso fare purtroppo è questo. Che comunque è molto meglio di quello che avevo fino a qualche mese fa. Allora, adesso iniziamo questo argomento, aspettiamo ancora 3 minutini e poi andiamo nella mischia, perché stasera guarderemo insieme, analizzeremo in maniera approfondita la tematica, l'argomento del retro gaming su CRT e soprattutto il perché, cercheremo di capire insieme perché sono così importanti i CRT, ovvero i televisori, le televisioni a tubo catodico, a raggi catodici, per il retro gaming. Soprattutto vedremo l'importanza di questi sistemi hardware, tenendo conto di ciò che gli sviluppatori all'epoca intendevano, di cui volevano tener conto, ecco. Mi dispiace vedere la connessione molto... c'è proprio una connessione schifosa stasera. Non so come mai. Boh. Però spero di essere partito e spero che mi si veda. Allora, partito sono. Vediamo un attimo. Però spero di essere partito e spero che mi si veda. Allora, partito sono. Soltanto che scatta, ragazzi. Scatta un botto. Però spero di essere partito e spero che mi si veda. Paura che scatta un botto. Che scatti un botto. Però siamo partiti, dai. Sì. Ok, io mi auguro che questo argomento sia per voi molto interessante. E vedrete che cosa c'ha il bitrate corrente, sempre soliti problemi. C'è niente da fare. Ballerine al massimo. Bah. Non ho neanche Discord aperto, porca puttana. Cioè, boh. È un problema che non riesco a risolvere. Non ci se la fa. Niente, chiudiamo Discord. Mi dispiace assai questa cosa, ma non so come fare.
Cioè, è possibile che io perda il 36% dei fotogrammi? Non è possibile, ragazzi. Non è possibile. Boh, io non riesco a capire. Non lo so. Eh. Cioè, io porto un argomento di questo tipo e c'è la live che non va. Io non capisco come mai ho questa sfiga nella vita. Non resta in piedi, cioè non è stabile per niente. Ma per niente proprio. Boh. Non la vedo per niente stabile. Ragazzi, datemi un feedback. Scatta questa live. Io la vedo scattare. Mi sa che devo provare a abbassare il bitrate. Niente, ragazzi, provo a abbassare il bitrate. La ricomincio perché non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo. Non ci siamo. Ricomincio, eh. Abbasso il bitrate e rientro. Allora, riproviamo un po'. Meglio? Direi che va meglio. Molto meglio. Molto meglio, secondo me. Aspettiamo un attimino. Sì, ma perché non mi dai... Ok, adesso me lo dà. Allora, ragazzi, se ci siete ancora, confermatemi che stavolta funziona tutto bene. Secondo me adesso non scatta più. Secondo me non scatta. Adesso ci siamo. Adesso bastava abbassare il bitrate. Dovete confermarmi che mi si senta bene, mi si veda bene, i volumi vadano bene. Perché finché non ho questa conferma, io non inizio. Perché è un argomento importante e non voglio che, insomma, ci siano dei problemi. Confermatemi. Confermatemi che sia tutto ok. Adesso penso di aver ripreso la live. In teoria sì. Adesso penso di aver ripreso la live. Sì, in teoria sì. Allora dai, cominciamo. Vedo che nessuno mi dà un feedback, però vedo che è tutto a posto, dai. Dai, iniziamo. Dopo vedrò di tagliarla perché c'è stata tutta sta parte che... Problemi tecnici. Dai, iniziamo, iniziamo. Allora, andiamo qua, ragazzi. Buonasera innanzitutto. Grazie per chi c'è stasera qui con me. Perché dobbiamo guardare insieme un argomento. Un argomento ostico. Un argomento assai ostico. Che come ho detto prima nella intro, lo ripeto perché la intro è stata scazzata, perché ci sono stati problemi tecnici. Stasera guarderemo insieme, cercheremo di capire come mai i TV CRT, le televisioni CRT, ovvero quelle a raggi cattolici, il cosiddetto tubo cattolico, sono così importanti, sono molto importanti, per il retro gaming, per giocare a questi titoli che a noi stanno tanto a cuore. Perché molti li sottovalutano, cioè molti sono convinti che basta avere un PC, un computer o comunque un sistema di qualsiasi tipo, anche portatile Android, basta avere un normalissimo schermo, monitor, televisore, LCD moderno, OLED, mica LED, plasma, insomma, quello che volete che si trova al giorno d'oggi e che si abbia il massimo dell'esperienza con questi giochi, con questi retro games. In realtà non è affatto così, lo potete già vedere
dalla thumbnail, dall'immagine della copertina di questo video. Ho messo l'esempio di Castlevania, di Dracula di Castlevania. Come potete vedere, su CRT e su LCD è veramente irriconoscibile. Ma non è l'unico gioco, ce ne sono tanti. Nel senso che, come ho detto prima, dobbiamo tenere conto delle idee, di ciò che gli sviluppatori di questi titoli avevano in mente all'epoca. Ciao Garrison, ciao, mi fa piacere vederti qua stasera. Sai darmi la conferma se si sente bene tutto, se l'audio va bene, se scatta, se non scatta? Fammi sapere perché ne ho estremo bisogno. Ho estremo bisogno di saperlo. Tra l'altro stasera ragazzi, come vedete, ho la maglietta del dizionario dei videogiochi, perché come magari qualcuno di voi non lo sa, ma faccio parte di questo progetto, ci collaboro molto volentieri, sono membro ufficiale del progetto del dizionario dei videogiochi, che lo dico soltanto un minutino, che praticamente è questo progetto di conservazione di cultura videoludica, è una specie di Wikipedia del retro gaming. Potete trovare il sito web su internet scrivendo appunto dizionario videogiochi. Ovviamente c'è la pagina Facebook, Instagram, il gruppo Telegram e tutto il resto. Comunque ogni tanto realizzo qualche video per questo progetto e cerco di contribuire anch'io nella wiki, insomma nel tempo che resta. Volevo dire questo. Tutto ottimo, live interessantissimo. Aspetta, non abbiamo ancora iniziato, adesso iniziamo. E quindi vedremo, ci accorgeremo che molti titoli, in realtà tutto il retro gaming, tutti i retro games, sono stati progettati dagli sviluppatori per funzionare su quel tipo di tecnologia. E molti questa cosa la sottovalutano. Io ho visto vari canali anche importanti che trattano di retro gaming in Italia, ma anche all'estero, ma io adesso mi fermo all'Italia. Ho visto dottori, ho visto veramente degli intenditori, o amici vicino a questi intenditori, comunque colleghi, dire frasi come i CRT sanguinano gli occhi, fanno sanguinare gli occhi, non si riescono a guardare. Io vorrei sapere queste persone con che CRT hanno avuto a che fare. Poi ovviamente ci sono varie fasce di cose. Ovviamente se prendete il CRT più scrauso dell'universo, ovviamente ad oggi i nostri occhi fanno fatica ad essere abituati, nel senso che per certi tipi di risoluzioni, ovvero quelle interlacciate, quindi il 480i, 576i, quindi con la risoluzione SD, quindi quella standard definition, dove l'immagine flickera parecchio, se avete un CRT veramente di qualità scadente, allora lì potrebbe mettervi alla prova, perché sono fatti per lo più per vedere filmati, video, film, dove lì non dà così fastidio. Se giocate potrebbe dare molto fastidio vedere i pixel che fanno così, che poi in realtà se vedete i pixel che fanno così c'è qualcosa che non va, nel senso che la maggior parte dei titoli in realtà girerebbero a 240p, quindi l'immagine sarebbe progressiva, sarebbe bella stabile. Comunque non è il mio caso, nel senso che come potete vedere qua dietro io utilizzo dei monitor professionali, utilizzo un BVM della JVC, ma ragazzi, se usate un CRT di fascia media, se usate un Sony, un Trinitron, se usate un Thompson, se usate, ma posso dirvi altre, ma anche certi Samsung sono molto buoni, cioè sono comunque televisori Panasonic, sono televisioni di fascia media, non usate roba molto scrausa. A me viene in mente certi Philips, mi viene in mente, sì, più che altro i Philips, sì, però per il resto non avete problemi, cioè, ma no, poi come si fa a dire, fare affermazioni del genere, parlando allo stesso tempo di retro gaming? Cioè, se tu fai un'affermazione del genere, cioè, se tu metti, io non sto dicendo che il CRT sia la soluzione per tutti, o sia la soluzione in assoluto, sempre e comunque la migliore. Io sto dicendo però che se uno si occupa di retro gaming o dice, afferma di essere appassionato di queste cose, sentire una frase del genere, secondo me c'è qualcosa che non va, perché l'esperienza del retro gaming, cioè questi giochi sono stati fatti, concepiti, sviluppati su questa tecnologia, per questa tecnologia. Poi vedremo, ci sono tanti tipi anche, perché il CRT stesso può essere utilizzato con vari
Si può avere esperienze miste, diverse, perché dipende tutto anche dalla connessione analogica che stiamo utilizzando, perché il bello dell'analogico, a differenza del digitale, il bello e il brutto, è che cambia molto se usiamo un cavo composito rispetto a un cavo S-Video, rispetto a un cavo SCART che può portare l'RGB oppure un segnale component. Cambia tanto, mentre nel digitale non cambia nulla, ecco. E adesso cominciamo a guardare. Buonasera a tutti, sfruttavano anche i difetti del CRT per apparire migliori di quello che erano. Esattamente, ma lo vedete già nella thumbnail appunto di Castlevania che ho messo qua nel video, dove appunto potete vedere che, a parte potete vedere nell'immagine di copertina di questo video, che il volto di Dracula, non vedete i pixel, non vedete gli artefatti, i difetti grafici, le scalettature del volto che compongono il suo viso, i suoi lineamenti. Sul CRT le vedete belle nitide, belle sfumate, le vedete senza imperfezioni, mentre sull'LCD le vedete in tutte le loro imperfezioni, prima cosa. Seconda cosa, la cosa più importante è appunto gli occhi. Guardate bene l'immagine di questo video, potrete vedere, ma adesso lo vediamo poi insieme. Adesso iniziamo a guardare, a spiegare. Vedrete gli occhi, che mentre sull'LCD vedete il pixel proprio al centro, proprio un quadrato spiattellato lì, bello affilato, che non ha un senso, sul CRT vedete proprio la sfumatura. Sul CRT con il composito vedete, sfruttando appunto l'artefatto, il noise del composito, vedrete l'occhio completamente pieno, sfumato, in tutta la sua linea rosso, senza vedere difetti dove vedete un quadrato, cioè non riconoscete il pixel. È vero, il cavo stesso cambia molto la qualità, assolutamente sì. Adesso direi che possiamo, adesso io l'ho scritto già in questa live, noi per questa live utilizzeremo come base un video fatto da un ragazzo, da uno youtuber estero, che ha fatto un video per me fenomenale. L'ho già pubblicato qualche settimana fa sul mio Discord, nel mio server Discord, e voglio ricordare a chi ci sta seguendo adesso, a chi non mi conosce, di entrare anche nel mio server Discord. Trovate il link in descrizione del canale, ma anche qua sotto il video. Entrate nel server, così potete, insomma, entrate a far parte della community, avete un contatto anche più diretto con me, e immagino vi faccia piacere. Detto questo, io direi che possiamo iniziare. Allora, come ho detto già in video, adesso ve lo ripeto, guardiamo insieme e io commenterò man mano, perché non ho trovato veramente video fatti meglio di questo. È un video appena uscito da poco, di un ragazzo che si chiama Godpoo, che vabbè potrebbe essere inteso male come parole se tradotto, e che si intitola "Perché le TV CRT sono così importanti per retro gaming", sì, appunto, che l'ho messo come titolo del video. Quindi guardiamo insieme questo video, lo guardiamo insieme e io lo analizzerò e commenterò, perché veramente io devo fare i complimenti a questo ragazzo. Voglio fare i complimenti qua in diretta, perché ha fatto un video fenomenale. Anche un canale non enorme, ha fatto pochi video, ma ha fatto dei video di qualità eccelsa. Quindi vi consiglio di seguirlo, di iscrivervi al suo canale, di commentare i suoi video, di mettere mi piace, perché fa dei video fenomenali. E io un video così fatto bene, spiegato bene e completo sull'argomento, io che sono appassionato da anni, lo sapete, di queste cose, di risoluzioni, di upscaler, di connessioni, di gaming setup, di qualità video, di tutte le console, cioè vedere un video così fatto bene, manco fatto da My Life in Gaming, ma così completo, sintetico e spiegato bene, io non l'ho visto. È un video che dura un'ora, iniziamo a guardarlo adesso. Se avete domande commentate, scrivete, io cercherò di rispondervi nel modo migliore possibile, ma iniziamo insieme a guardare questo video che è in inglese. Io ogni tanto mi fermerò per cercare di spiegare quello che ha detto, però le immagini parleranno molto chiaro. Farò un sunto man mano di quello che dice in italiano per voi, perché questo video in italiano non c'è, ok? Perché spiegato così bene, poi aggiungerò la mia esperienza, ovviamente, aggiungerò informazioni in più, però lo usiamo come base, come guida, come scaletta, perché è un video fatto perfetto, e c'ha delle immagini fatte benissimo, catturate benissimo nel CRT e da emulazione sull'LCD, oppure dalle stesse console anzi non da emulazione, dalle stesse console, perché qua confronteremo, che è la stessa cosa che io faccio qua nel mio setup. Io nel mio setup ho tutte queste console collegate
con i loro cavi analogici, quasi sempre SCART RGB, cioè con connessioni RGB o component, che possono essere SCART o altri formati, e ce le ho collegate in contemporanea sui CRT, in questo caso un BVM della JVC da 20 pollici, quindi un monitor professionale, ma allo stesso tempo sono tutte collegate tramite varie centraline. Ho già fatto un video sul canale a riguardo a queste cose, lo potete recuperare, che è anche nella home page del canale. Sono anche collegate tramite centraline allo stesso tempo con un upscaler per il retro gaming, in questo caso il RetroTink 5X Pro, e vengono tutte upscalate queste console, le risoluzioni, in 1080p sulla mia TV LCD, ok? Io quindi posso vedere in contemporanea, ma fare un video fatto così bene e con queste catture di alta qualità ci vuole un casino di tempo, bisogna avere veramente tanto tempo e bisogna lavorare tanto. E questo ragazzo l'ha fatto. Ecco, avrei voluto farlo io, ma purtroppo sono impossibilitato. Quindi io ringrazio ancora questo youtuber. Iniziamo a guardare i video insieme, perché veramente vedremo la differenza tra la stessa console, lo stesso retro game collegato a un CRT e collegato a un upscaler su un monitor LCD. Iniziamo. Dovreste poterlo vedere. Aspettate un secondo che mi sia scazzato qualcosa, non ho capito cosa, ma dovreste poterlo vedere senza problemi. Vediamo un po'. Ditemi se è a posto, ma dovrebbe essere tutto a posto. Iniziamo. Che cazzo ho fatto? Ho sbagliato? Tutto a posto, vero? Sì, sì, sì. Ok, iniziamo. I spent the last year or so of my life messing around with these old box TVs. You know, CRT televisions. I've gone through many different TVs and played a bunch of consoles on them. Allora, lui ha detto che ha passato un anno avendo a che fare con queste grandi, vecchie, pesanti scatole di TV a tubo catodico e CRT. Qui vediamo una Sony Wega, che è una delle più famose. E quindi adesso lui ci ha giocato su queste TV con varie console e adesso parlerà della sua esperienza. Come vedete l'immagine è molto... si vedono molto bene i pixel, ok? Quindi le catture sono buone, fatte bene. It's really given me an appreciation for how CRTs draw a game's image. Allora ragazzi, qui vediamo un segnale component su una televisione CRT. E lui ha detto, questo ragazzo dice che si è reso conto di quanto fossero belle le immagini su questi televisori, come vengono rappresentate. Bene, infatti potete vedere, rende molto bene. So much so that I now believe CRTs are necessary for retro games. Well, when it comes to using the original hardware. Allora, si è così tanto rimasto basito dopo tempo a vedere la qualità video dei giochi, di questi vecchi giochi su CRT, che adesso si è convinto che sono fondamentali, sono necessarie le TV CRT per il retro gaming. Quindi qui sta già facendo un'affermazione molto forte, cioè non sta dicendo che sono un'opzione, sono necessarie. Io la penso come lui, però vi assicuro che se io dico, cioè io con questa, cioè io la penso così, però vi assicuro che in giro c'è tante persone, ci sono tante persone anche negli alti vertici, altri youtuber importanti, gente che ha tanti iscritti, gente che viene vista tanto, che invece questa cosa guai a dirla. Anzi, io che la dico sono visto come il male, perché come ho detto prima i CRT fanno sanguinare gli occhi, le skylines fanno schifo, ma forse faranno schifo le skylines artificiali, quelle che mettete negli emulatori, che voi utilizzate solo quelli. Quelle fanno schifo, quelle artificiali, quelle utilizzate dai vari Raspberry, quelle utilizzate dai vari Batocera, dai vari dispositivi anche Linux, ma anche dall'Evercade, quelle faranno anche schifo, ma le scanlines, soprattutto dei BVM, dei PVM, ma anche dei Sony 30, ragazzi, sono una cosa eccezionale, sono fatte, cioè, è il modo di funzionare, sono previste dalla tecnologia e vanno a rendere l'immagine giusta come gli sviluppatori l'hanno concepita. E dopo vedremo vari esempi in questo video. Questo è un dato di fatto inconfutabile. È la storia, è un dato di fatto di storia dello sviluppo di questi giochi.
Quindi è inutile che volete autoconvincervi che è superato. Se voi giocate hardware vecchio, ci vuole CRT. Se no, se siete convinti che fa sanguinare gli occhi, che è superato, e ancora con i CRT pesanti, ingombranti, si vedono male, fanno sanguinare... Allora giocate a PS4, dalla PlayStation 3 in poi, giocate a PS3, Xbox 360, Xbox One, PS4, PS5, Switch, giocate a quella roba dove avete l'HDMI, dove avete il digitale, e siete a posto, dove avete almeno il 1080, e via. Ma questa roba, lo SNES, questa roba, il NES, insomma, il retro gaming, almeno fino alla almeno fino alla sesta generazione compresa, quindi fino a PS2, Dreamcast, GameCube, Xbox, ok, e no, Wii no, perché la Wii è progressivo. Comunque, siamo lì. Fino lì, ragazzi, queste console, a meno che non buttano fuori una risoluzione in 480p con alcuni titoli, queste console rendono ancora meglio su CRT. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Con qualche eccezione, ci sono dei titoli tipo Tekken 5 su PS2, è così fatto bene, è così implementato bene a livello di sviluppo, che gira in 480p e 60 fps su un LCD senza upscaler e si vede da Dio. Si vede da Dio, sembra PS3. Ma si contano sulle dita della mano. Cioè, il retro gaming prevede l'utilizzo del CRT. Anzi, è necessario il CRT. Adesso vedremo il perché. Dimostreremo piano piano, faremo vari esempi. Qui abbiamo un Super Nintendo con Super Mario World. Andiamo avanti. And for certain types of games. More on that later. My CRT journey started circa 2022 when I got back into retro gaming. I wanted to play both NES and SNES games, but was aware of the pain it is to get them looking good on a modern TV. Ok, lui nel 2022 ha recuperato un NES e un Super Nintendo, voleva giocarli in modo... insomma, voleva giocarli e si è reso conto che delle grandi difficoltà di quanto si vedessero male su un LCD. Ok? Everybody was recommending CRTs, so I really wanted to see what all the hype was about. Even though I did actually have a CRT when I was a kid, but I don't remember having any opinions about it in regards to image quality. Ovviamente, essendo un po' della nostra età, quando noi eravamo piccoli, esattamente come lui aveva i CRT esattamente come noi, ma non ha mai prestato attenzione all'epoca a come si vedessero quei giochi in termini di qualità video. Cioè, tu ci giocavi ma non ti rendevi conto della qualità video, come fosse la qualità video. Lui ha chiesto nei forum e le hanno detto recupera un CRT. Adesso, ovviamente, cresciuto da adulto, come siamo anche noi, recuperando un CRT si rende conto che effettivamente questi titoli su CRT rendono molto meglio, rendono come erano stati concepiti dagli sviluppatori. It was a TV, it did the job, and that's all you really needed as a kid. Anyways, I started looking on Facebook Marketplace. Da bambino non ci pensavi, bastava una TV, era una TV, non guardavi questi dettagli, non andavi a guardare la qualità video, come veniva resa l'immagine. Allora lui comincia a cercare una TV usata, come tutti, su una CRT usata, su Facebook Marketplace e vede i prezzi folli. But I didn't really find anything. Then one day I was driving home and I saw it. A tiny CRT with a sign next to it that said free. It was a 13-inch Sanyo, model number DS. Allora, ha recuperato gratis, l'ha trovato a un mercatino gratis, perché se ne vogliono liberare, una Sanyo, ho capito, da 30 pollici, ma è impossibile, 30 pollici, ho capito, penso di aver capito bene, o 13, no, 13 pollici, 13, infatti mi sembrava troppo grossa, 13 pollici, piccolina, un piccolo CRT della Sanyo, da 13 pollici. S13320, if you're wondering, and 13 inches is very small. We're talking something that would fit right on a desk. Sì, 13 pollici è molto piccola. Io per il retro gaming non consiglierei niente più piccolo dei 14 pollici, ma in generale dipende, perché se voi ecco, l'altra cosa, ragazzi, un altro argomento che qui non viene trattato nel video, fondamentale. Perché le TV CRT sono fondamentali per il retro gaming? Per un altro motivo inoltre. Perché se voi volete giocare con le light gun, con le pistole ottiche, dal NES, ma anche prima, dal NES a PS2 compresa, potete giocarci soltanto su CRT, perché quelle pistole, quelle periferiche, funzionano soltanto sfruttando la tecnologia degli elettroni del tubo catodico. Quindi, se voi volete giocarvi a The House of the Dead 2 su Dreamcast, o The House of the Dead 1 su Saturn, volete giocare, non so,
Ninja Assault su PS2, volete giocare a Duck Hunt su NES e tutto quel che c'è di mezzo, ragazzi, o Point Blank su PS1, ci vuole il CRT, non c'è niente da fare, anche perché molte di queste pistole hanno il sync video per la sincronizzazione, anche per la calibrazione dello schermo, tramite il cavo giallo del composito, che va messo appunto nella TV, perché prende il sync da lì. Altrimenti avrete sempre l'immagine scalibrata, ma a parte che non funziona proprio sull'LCD. Le uniche pistole che funzionano, light gun, che non sono light gun, pistole che funzionano sugli LCD, sui monitor LCD, con l'emulazione e hanno la presa USB, sono le Sinden Light Gun, che costano tanto, 100, 150 euro, giù di lì. Io ce le ho. Le potete usare con Batocera, con RetroArch, con tutti i vari singoli emulatori su Windows, su Linux, dove cavolo volete. E vi fa un bordino bianco intorno allo schermo per prendere un riferimento, vanno configurate, ma si parla di emulazione, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, ovviamente, però c'è una soluzione anche lì. Però ragazzi, questo è da tenere in considerazione, perché non c'è niente di più autentico e immediato di attaccare la pistola alla console e giocare. E potete farlo soltanto sui CRT, se si parla di retro gaming. Non c'è niente da fare. Poi arriva la Wii, e da lì in poi la Wii ha dovuto fare una periferica esterna, come appunto la barra infrarossi, perché non potendo utilizzare la tecnologia dell'LCD, che non può essere sfruttabile, utilizza la barra infrarossi. Comunque andiamo avanti. Questo però teniamolo a mente. Now, I still didn't have anything to plug into this TV, but I soon got an NES with a copy of Mario Bros. Ok, non aveva niente da collegare alla TV, ma presto ha recuperato un NES con Super Mario Bros. Gotta say, when I first saw this game on the TV, I was quite disappointed. It just didn't look at all how I expected. I mean, I had seen video capture of retro games on... Allora, lui è rimasto deluso perché, come avete visto prima... And I gotta say, when I first saw this game on the Come avete TV... visto prima, vedete che l'immagine è abbastanza brutta su CRT. Vedete che è abbastanza brutta? E lui invece era abituato a vederla sugli emulatori, bella nitida, come la fa vedere. I was quite disappointed. It just didn't look at all how I expected. I mean, I had seen video capture of retro games on CRTs with those cool scan lines across them, so that's what I expected, but this did not at all live up to that. It just seemed like a crappier version of the game. Allora sì, come vedete, prima ho fatto vedere il component sul CRT. Qui vi stiamo guardando il composito sul CRT. Composito, praticamente che connessione è? La connessione è una delle più, diciamo, delle meno di qualità. Sono i classici tre spinotti. In realtà il video passa tutto in quello giallo. Passa il video, passa il sync, passano i tre colori, tutto in quello giallo. Poi c'è il bianco e il rosso, i tre spinotti classici. Bianco e rosso sono il canale audio destro e sinistro. Poi c'è il video che passa tutto nel singolo connettore giallo. Il sync, i colori, tutto il resto. E quindi ragazzi l'immagine è molto disturbata. C'è un grande noise, un grande disturbo, rumore nell'immagine, che niente ha a che vedere con la qualità analogica di connessione superiore, che sono appunto come segnali, sono l'RGB, il component. Poi c'è anche il VGA, una cosa a parte. And lacked the clarity that I was used to seeing on stuff like emulators. I think it was the overall fuzziness that turned me off. And it had other issues like weird colors and having parts of the screen cut off. So this really just wasn't the best introduction to CRTs for me. Allora all'inizio lui si è reso conto che insomma all'inizio non sapendone niente, col cavo composito vedeva i colori molto brutti, tutti lavati, dilavati, proprio sfumati male, vedeva poco nitido, tutto disturbato e anche coi bordi tagliati, come vedete l'immagine è tagliata, non riesce a leggere tutte le scritte. And I wasn't feeling too optimistic about them. Soon after this, though, I found somebody giving away a 20-inch Panasonic, model number PV-C2060. Ecco, dopo un po', allora non era molto entusiasta, ha recuperato una Panasonic, sempre gratis, da 20 pollici. Decisamente una soluzione migliore. Panasonic sono buoni di solito. And I have to give you these model numbers because it just bugs me when someone talks about a TV and doesn't give you the model number. Ecco, è molto importante con i CRT appunto tenere sempre a mente il numero, il modello, perché non si riesce mai a capire bene se no le caratteristiche. È molto importante il modello che è scritto dietro più che altro. Now this TV was significantly bigger than the previous one, but man, it looked way better. I could finally see the scan lines and questa TV era molto più grossa di quelle prima, e appariva anche molto meglio. Finalmente poteva vedere le scanline, le linee di scansione, che sono tipiche di questa tecnologia. Mario now actually looked like Mario. There was just an overall improvement in image clarity.
I was honestly thrilled to get this TV, and I spent quite a bit of time playing on it. Quindi lui, come vedete qua la vediamo in composito, comunque si vede bene, perché il televisore è di miglior qualità, come appunto la Panasonic, ve l'ho detto, è una marca di qualità. Cioè, quello che voglio dire è che molti sono convinti che magari provano un CRT a caso e fa sangue negli occhi. Non è così. Non è così, c'è CRT e CRT come in tutte le cose, ma come se prendete le TV LCD di marca Scrausa. È ovvio che avrete dei problemi o non sarà il meglio, è la stessa cosa qua. La stessa identica cosa qua. Infatti, come avete visto, è cambiato tantissimo e stiamo ancora utilizzando il composito. Just about anything I threw at it looked good. NES, SNES, PS2, PS1, I mean whatever. Ogni cosa che si collegava, PS1, PS2, NES, SNES, Mega Drive, si vedeva bene, anche solo col composito, anche la Wii. It felt like the key that unlocked these retro consoles for me, because now I could play all of them without worrying about them looking crap. And overall, this is where it really clicked for me why CRTs are better for retro games. Now, I did get two TVs after this that were both improvements over the Panasonic. At this point, I knew CRTs were the real deal. I just wanted a TV with more features. Given that my Panasonic... Allora, si è reso conto dopo aver provato un po' che i CRT sono la cosa fondamentale, cioè sono fondamentali, necessarie per il retro gaming, perché si vede molto meglio, tutto molto meglio. Così com'è, out of the box, hai la console originale, la colleghi, non hai problemi. Ecco. Voleva però delle TV con più feature, con più funzioni, allora va a cercare altre TV. Panasonic didn't support stereo sound and didn't have higher quality inputs like S-Video and Component. Ecco, lui per esempio si è reso conto che questa Panasonic, nonostante andasse bene, non aveva l'audio stereo e non aveva input analogici di alta qualità come S-Video o Component, perché siamo in America, non hanno l'RGB. Qui in questo video penso che vedremo soltanto il Component come segnale di qualità alta, perché l'RGB in America non c'era. Comunque Component e RGB come qualità sono molto simili, praticamente uguali. I first found a 20-inch Emerson EWF 2004A, which had stereo sound and also S-Video, but no component. Ok, ha trovato quella lì che aveva S-Video stereo ma non il component. Poi ha trovato questa Sony, da 24 pollici. But then I found this gorgeous Sony KV24FS120, which has these insane speakers on the side. Aveva anche questi speaker enormi e guardate dietro ha la connessione analogica S-Video e component, oltre al composito. Il component, vedete, ha tre colori, tre spinotti, uno per il verde, uno per il rosso, uno per il blu, separati. E poi abbiamo l'audio. Ok? Audio destra e sinistra. And also every input you could possibly want, including component. So this is my main CRT now, and I absolutely love it, to be honest. Ce l'ha ancora oggi, la utilizza come CRT principale e la ama. Regardless though, you don't need something crazy like this, because every CRT I've owned, apart from that Sanyo, has looked amazing when displaying retro games. Allora, ha detto però in realtà non hai bisogno di una CRT così, nel senso che tutte le CRT che ha provato fino adesso, a parte la Sanyo iniziale, quella là, che appunto era una sottomarca, si vedevano tutte bene. Come vedete la marca comunque è un po' importante, non potete prendere la marca più scrausa di questo universo. Qui vediamo il component su CRT. And in order to really understand why, we do need to look at the CRT technology a bit more and some of the technical aspects of it. So in this video, you're going to hear me use the term modern TV a lot. Allora, adesso analizziamo un po' come funziona la tecnologia CRT in relazione al retro gaming. Appunto, le TV di oggi le chiameremo moderne, quelle LCD. And just know that by modern TV, I'm talking about 16:9 flat screens that Sì, le TV in 16 noni a schermo piatto. can be LCD, OLED, or whatever the hell term they're Possono essere LCD, OLED o anche altro. using now. I mean, you know what I'm talking about. It's the technology that came after CRTs, and it's important to understand that CRTs are analog devices. Allora, sono arrivate dopo le CRT. Le CRT possiamo vedere qua uno schema rappresentato di come funziona, del suo sistema di funzionamento. Sono analogici, sono sistemi analogici. Come vedete il fascio tubi catodici. Allora, vabbè, abbiamo la barriera di fosfori dietro il vetro. Abbiamo il raggio rosso, raggio verde, raggio blu. Abbiamo la griglia d'apertura. Abbiamo il vetro davanti, appunto. Poi vedete dentro è molto complesso, nel senso che abbiamo il tubo di deflessione. E l'electron gun, che è lo spara elettroni, la pistola che spara gli elettroni. Poi c'è il flusso del raggio di elettroni che si dirige verso lo schermo. Abbiamo tanti altri meccanismi.
very different from our modern digital TVs. The reason they're analog is because they have one or more electron guns that shoot electrons to create an image. Well, it's a bit more complicated than this, but for the purposes of this video, that's really all we need to know. Come vedete, avete visto una piccola rappresentazione di come sul CRT c'è il fascio di elettroni che viene sparato e man mano l'immagine è disegnata, ovviamente a velocità molto alta. It's also key to understand that CRTs don't have pixels, and you can instead think of their image as being made of many horizontal lines. Ecco, è molto importante ricordarsi, perché su questa cosa ci si confonde molto, che le TV CRT non hanno pixel. I pixel sono nel digitale, sull'LCD. Quello che si vede sulla CRT, TV CRT, sono delle linee orizzontali, non sono dei pixel. I pixel li vediamo sulla tecnologia LCD, sulla tecnologia digitale. Ok? Questo è importante, perché noi chiamiamo tutto pixel, ma in realtà non è propriamente così. Because to create an image, a CRT draws each horizontal line from left to right. Quindi l'immagine in un CRT viene disegnata da sinistra a destra, insomma, in modo orizzontale, come linee, non come pixel, non come punti, ma come linee. Attenzione. Mentre sulle TV moderne sono punti. It starts at the top of the screen and works its way down to the bottom. Parte dall'alto e disegna fino al basso, come linee orizzontali. This happens for each frame in a video on a CRT. Tutto ciò accade in ogni singolo frame di video sulla CRT. So frame 1 has every line drawn from top to bottom. Quindi ogni frame, attenzione, ogni frame è disegnato dall'inizio dello schermo dall'alto al basso dello schermo. Quindi immaginate la velocità. Immaginate la velocità di questo processo, ok? Se un gioco va a 30 fps, 60 fps, ok? Then after that, frame 2 has every line drawn from top to bottom, and so on and so forth. Di frame dopo frame, questo è un frame, poi quello è un altro frame. Immaginate la complessità. Now you can see this animation doing it here, but this is a lot slower than it would happen in real life. È molto più lento di ciò che accade nella realtà. Immaginate comunque questa tecnologia c'è da tantissimi anni. Immaginate che livello di tecnologia è stato per l'epoca. Immaginate la complessità di questo. Per me i tubi catodici sono comunque un oggetto che è ancora affascinante per la complessità tecnologica che c'è dietro. Perché è uno strumento molto vecchio, una tecnologia molto vecchia, ma incredibilmente sofisticata. I mean, it happens so fast that you don't see the lines being È così veloce questo processo che voi non vedete le linee, non vedete. drawn one by one. Non vedete che è disegnata una dopo l'altra, è veramente incredibile. You just see the entire frame of the image all at once. Scusatemi per questi artefatti che si vedono, ma è il video. Comunque non te ne accorgi, quando giochi tu non vedi soltanto l'immagine completa. And amazingly, the slow-mo guys managed to capture a CRT drawing each individual line of an image. You can see as the image information gets filled in from left to right as each line gets drawn. And to put into perspective how fast this happens, they had to use a frame rate of around 380,000 frames per second. Mamma mia. Cioè praticamente l'immagine viene creata, disegnata a 380 fps. Frame per secondo. Incredibile. La velocità. Avete visto la rappresentazione di come viene disegnata. Bro, fino alla generazione 128 bit ci vuole il CRT. No, hai ragione, hai perfettamente ragione. È quello che ho detto prima io. L'ho detto prima, tu hai riassunto molto bene. Adesso analizziamo nel dettaglio il perché. Perché non basta dirlo, bisogna motivarlo, analizzarlo nel dettaglio e fare anche degli esempi. Partiamo da appunto, stiamo guardando il funzionamento del CRT. Sarà una live molto lunga, che potete recuperare in qualsiasi momento. Anzi, mi fa piacere vedervi molto interagire, ma alla fine della live avremo sicuramente chiaro il modo definitivo e inconfutabile del perché i CRT sono necessari, fondamentali per il retro gaming. Perché sono meglio? Perché questi giochi sono stati programmati, concepiti, sviluppati da utilizzare su questa tecnologia. Non ci sarà neanche il migliore upscaler 4K migliore al mondo che potrà comunque funzionare, cioè che potrà rendere più giustizia a questi retro game di un CRT. Non c'è niente da fare, è un dato di fatto. Adesso lo guardiamo insieme il perché, analizziamo dettaglio per dettaglio le motivazioni. Just to be able to capture this. So yeah, I'm not lying, these TVs do actually draw horizontal lines in this way.
Now, because a CRT image consists of horizontal lines rather than pixels, their resolution is actually measured by the number of these lines they have. Quindi, nel CRT, nella tecnologia CRT, poiché, come ho detto prima, non abbiamo pixel, ma abbiamo linee orizzontali, a differenza delle TV moderne dove abbiamo pixel, la risoluzione nei televisori a tubo catodico è equivalente, cioè la risoluzione è uguale al numero di linee orizzontali. Quindi quando io dico 240 di risoluzione, 240p, ci sono 240 linee orizzontali. Ok? La risoluzione è il numero di linee orizzontali. Questo è un CRT. Comunque, Tana del Gamer, ti faccio i complimenti per la tua stanza. È veramente tanta roba. Ti faccio veramente i complimenti. Si vede che sei proprio un appassionato. And this number was standardized across different regions of the world. But here in North America, Il numero di linee orizzontali per la risoluzione è stato standardizzato in vari posti del mondo. In Nord America era 525, che corrisponde a una risoluzione di 480. Standard Definition, SD. In Europa è un po' di più. Ok? Adesso non mi ricordo esattamente quanto, comunque corrisponde al 576 di risoluzione. standard was 525 horizontal lines, and it goes back to the 1940s. However, 1 luglio 1941. of these 525 lines, only about 480 of them were generally used to display content. Ecco, l'ha appena detto. Nel 1941, ragazzi, quanto andiamo dietro? Ovviamente la televisione era in bianco e nero. Sta dicendo che però di queste 525 linee orizzontali soltanto 480 erano effettivamente rappresentate sullo schermo. Ecco perché abbiamo la risoluzione 480, Standard Definition. And CRTs of this type that only use 480 of their 525 lines are called standard definition CRTs. Quindi le CRT, le televisioni CRT che utilizzano soltanto 480 in Nord America linee su 525 e in Europa, dove c'è il PAL, ne utilizzano 576 su non mi ricordo quante, vengono chiamate televisori CRT SD a definizione standard. These are the most common CRTs and are what was Sono le CRT più comuni, quelle con cui si può guardare la televisione, perché diciamo i programmi televisivi, film, eccetera, ciò che è video di solito gira, viene rappresentato con 480 linee in America, dove c'è l'NTSC, il formato NTSC, dove c'è il formato PAL con 576. Però avete visto che le linee sono un po' di più in realtà. Sì, mi sa che devi fare anche tu il video sulle console. available for consumers to buy during the CRT era. Sono le televisioni CRT consumer, cioè per i consumatori, non le soluzioni professionali come questa qua che io ho qui invece, che è una BVM della JVC e lì è una broadcast video monitor. Ci sono anche le PVM, professional video monitors della Sony. Comunque sono le televisioni CRT professionali, monitor professionali che vengono utilizzati o in ambito medico, ospedaliero, oppure dove c'erano le trasmissioni televisive, e questi hanno dei fosfori di alta qualità, hanno veramente un'immagine assurda, molto meglio delle televisioni che vedete qua, quelle normali che hanno tutte. Io me la sono recuperata, costano veramente tanto, me la sono recuperata a buon prezzo da un amico di Firenze, me la tengo stretta, però insomma con una normalissima CRT consumer potrete avere comunque tante soddisfazioni, però sono due livelli diversi come in tutte le cose. Now, even though these TVs use 480 of their lines for content, only half of them are drawn at once. So Ecco, scendiamo ancora più nel dettaglio. Continuiamo. Abbiamo detto che in America le linee sono 480. Allora, in realtà sarebbero 525, ma quelle rappresentate sono 480. Ma in realtà le disegnate sono la metà. Sono 240. Ok? Ecco perché siamo su 240. Perché le 480 sono alternate. Ecco perché la risoluzione a 480 viene chiamata interlacciata. Si dice 480i. Perché sono delle 480 false. In realtà sono interlacciate. Adesso poi lo spiegherà meglio. Le reali sono 240. Ecco perché si dice 240p. Cioè, quelle effettivamente disegnate sono la metà.
Ecco perché la maggior parte dei retro games gira a risoluzione 240p in ambito NTSC e 288p in ambito PAL, che sono esattamente la metà di 480 e 576. Rather than seeing a full frame at once, you see what's called a field. And a field just consists of every other line of our image. So we have lines with image information and lines that are just blank. Abbiamo delle linee con l'immagine, delle linee vuote, ok? Perché appunto se n'è la metà, ok? Quindi abbiamo delle linee piene e delle linee vuote. Ecco perché le scanlines. Le scanlines sono quelle linee vuote. Le linee nere sono scanlines. Ogni CRT ha il suo modo, ha le sue skylines. Per esempio i BVM e i PVM, quelle professionali, hanno delle skylines anche verticali di solito, mentre i CRT standard consumer ce le hanno soltanto orizzontali. To illustrate this further, say we number the lines of our image 1 through 480. Allora, per illustrare, contiamo le linee, le numeriamo di un'immagine da 1 a 4, siamo in America, formato NTSC. Numeriamo le linee da 1 a 480. And say we're displaying a 60 fps video. E stiamo mostrando, mettiamo caso, un video a 60 fps. During the first frame of our video, the CRT will draw the odd lines of this frame. Nel primo frame del video la CRT rappresenta l'odd field del video. So lines 1, 3, 5. Ecco, le linee quindi rappresentate sono nel primo campo del frame sono la linea 1, la linea 3, la linea 5, la linea 7, la linea 9, cioè praticamente quelle dispari, cioè ne salta una. E tra la linea 1 e la 3 c'è la linea 2 che è nera, non è disegnata, ma è la scanline numero 2. La 1, vabbè. Poi c'è tra la linea orizzontale 3 e la 5 c'è la 4 che è nera, non è rappresentata. Ed ecco un'altra scanline, quindi ne vediamo quelle effettivamente disegnate sono la metà. Cioè ne vengono mostrate 480, ma la metà non le vedete perché sono nere. Perché le effettivamente disegnate sono la metà, 240. Ok, questo è il primo campo, l'odd field, campo di linee. Ne conservo 16 RT, tra cui una 28 sono il Trinton, bravissimo, fai bene. Io di CRT adesso ne ho soltanto 2, ma va bene così. Way to 479. Ho una BVM professionale e una CRT consumer. And these odd lines together make up one field. Il primo campo di linee è appunto linea 1, linea 3, linea 5, linea 7, linea 9. Si saltano quelle pari, che sono scanline, sono vuote. Then, during the next frame, the even lines are drawn by our CRT. Poi nel secondo frame vengono disegnate le altre linee. Ok? Viene chiamato even field, campo ulteriore. So lines 2, 4. Quindi vengono disegnate le linee 2, 4, 6, 8, quelle che non erano state disegnate prima, quelle pari. Ok? Quindi si intercambiano. 6 and so on. This is the next field and it comes in to fill the gaps of our previous. Quindi è il secondo, è il field, il campo successivo che arriva, subentra per riempire il vuoto, gli spazi vuoti creati dal campo precedente di linee. Ok? One. Then in the next frame the TV goes back to the odd field and after that back to the even field. Quindi poi la TV ritorna nell'odd field, poi torna nell'even field, quindi continua a alternare i due campi, il campo delle linee, mettiamo dispari, e il campo delle linee pari. Quindi prima fa 1, 3, 5, 7, 9, poi nel campo dopo, nel frame successivo, disegna le linee 2, 4, 6, le pari, e continua a alternare tra odd field, campo odd, e campo even, campo ulteriore, campo di base, campo ulteriore, campo di base. Field. And then it just alternates back and forth between the two. Ed ecco l'effetto dei campi alternati. Ecco l'effetto interlacciato. I campi in alternazione, alternati, ecco perché si dice interlaced, risoluzione interlacciata, 480i. Vedete l'effetto di interlaccio? Although this happens fast enough that the two fields pretty much blend together. Succede così veloce questa alternanza di campi tra l'even e l'odd, che si fondono insieme i due campi quasi, sembrano quasi fusi insieme.
tutto questo, la qualità di questa fusione dipende dalla televisione che utilizzate, dalla qualità dei fosfori. Sul BVM o il PVM, ragazzi, vi assicuro che anche le risoluzioni interlacciate di immagini sembra ferma. È una cosa incredibile. È una cosa incredibile che soltanto a vedere con l'occhio nudo cioè, potete vederla, potete constatarla. Se il CRT, diciamo, è meno performante, vedete molto di più questo flickerio, questa alternanza, ecco. Io prima avevo un Sony BVM 1410p che esattamente come questo JVC voi non riuscivate a distinguere una risoluzione progressiva dall'interlacciata. Erano entrambe fisse. Cioè non vedevate il flickerio. Sui CRT consumer invece lo vedete un po', però si fondono bene i campi. Per le persone normali siamo dei monnezzari, vabbè, chi se ne frega. And we perceive a full frame. That is to say we Il full frame è la fusione dei due campi alternati. don't see the blank lines that each field contains. Each field is on screen for a 60th of a second. Ogni campo è sullo schermo per 60... No, ogni 60 campi... Ci sono 60 campi per secondo, ok? I campi per secondo sono 60, ecco perché la frequenza si dice 60 Hz. So in a second we see 60 of them. In un secondo vediamo 60 campi, ok? Quindi ci sono 30 odd field e 30 even field che vengono alternati. Ecco perché ne vediamo 60 al secondo di campi che si alternano e la frequenza è 60. Meaning that CRTs have a refresh rate of 60 Hz. Il refresh rate della CRT è 60 Hz in America. In Europa era 50. Well, 59.9. Quindi erano 25 50 per secondo, quindi ci sono 25 odd field e 25 even field. 4 Hz to be exact, but it doesn't really matter here. And we Sì, call in realtà non è 60, ma è 59, eccetera. Vabbè. Per essere esatti, sì. this alternating of fields interlace video. Quando i field, i campi si interlacciano, si alternano, si parla di video interlacciato. Quello che abbiamo detto fino adesso. Risoluzione standard, 480 in America. And it's how CRTs displayed most of their content. Questo è il metodo, il metodo attraverso cui la maggior parte dei CRT mostra i propri contenuti. And the resolution 480i is specifically referring to 480 line content that's interlaced. E la risoluzione di 480i è riferita al contenuto che appunto viene trasmesso in questo modo che abbiamo visto fino adesso. It's the Interlacciato. resolution of the standard I vuol dire interlacciato, P progressivo. definition CRTs. And it's different from 480p in that 480p shows you an entire frame at once. È diverso, il 480i è diverso dal 480p, perché il 480p mostra un frame completo ogni volta. Cioè, il frame è completo ogni volta che è mostrato. Non c'è l'odd frame e l'even frame che si alternano, ma è completo. Tutte le 480 linee complete ogni volta, in ogni campo. Non c'è due campi che disegnano metà delle linee ognuno e si alternano. È completo, infatti voi non vedete l'alternanza, non vedete il flickerio, non vedete il video interlacciato, ma lo vedete progressivo. Qui abbiamo un esempio invece di video progressivo, dove non c'è questa alternanza di campi, ma il frame è mostrato completo ogni volta. Now, if you've only ever looked at modern TVs, then you've never really seen interlace video before. Se voi avete collegato le vecchie console direttamente alle TV moderne, non avete mai visto l'effetto del video interlacciato. Perché la TV cosa fa? Deinterlaccia. Le televisioni anche moderne hanno dentro di loro un chip che deinterlaccia il video. Because modern TVs don't do interlace video. Le TV moderne, LCD ma non solo, non rappresentano il video interlacciato. Lo deinterlacciano prima. Però attenzione, il problema... Ecco perché ci vuole un upscaler per fare le cose bene con le console vecchie. Perché le TV moderne hanno dentro di loro dei interlacciatori che non sono di alta qualità. Non sono fatti per i videogiochi, ma per il retro gaming. Sono fatti più che altro per i video. E quindi introducono degli artefatti, dei problemi. Ecco perché ci vuole un upscaler dedicato al retro gaming come il RetroTink 5X Pro e tutto il resto. Ecco. Oppure il GBS Control o l'OSC. CRTs, on the other hand, are designed to display interlace content. Le CRT sono
state costruite con in mente il fatto di mostrare, proprio per come sono fatte, il contenuto interlacciato, e questi giochi prevedono del contenuto interlacciato. Quindi su quale altro sistema volete utilizzarlo se non quello su cui sono state dedicate? Fatevi la domanda. Qui vediamo il component sul CRT. And the most defining characteristic of this content is that it appears to flicker due to the rapid swapping of fields. Il contenuto sembra flickerare sul CRT perché c'è un cambiamento rapido dei field, odd field, even field, come abbiamo visto prima nel caso della risoluzione interlacciata. Vedete, se io fermo l'immagine, becco i due campi, avete visto? Linee pari, linee This is dispari. most noticeable in areas of small detail or at really close viewing distances. Although interlace video was acceptable because of the fact that it becomes hard to notice once your eyes get used to it. Il video interlacciato era accettabile perché una volta che tu ci giochi per un po', che lo vedi, i tuoi occhi si abituano. Ovviamente non è che devi starci spiaccicato così. Cioè, se io lo schermo non devo andarci così, ma neanche così, devo stare almeno così. Ecco. Non è che posso stare così, perché sennò veramente vedi i campi che si alternano. Però gli occhi si abituano. Ovviamente il tubo deve essere un po' di qualità. If we set our camera to record a CRT at 60 fps, we can actually capture the two distinct fields. Se voi mettete una videocamera per registrare un gioco, un contenuto a 60 fps su CRT, potete catturare i due campi distinti che si alternano. If I pause our footage, we'll be stopped on an individual field, so we're able to see the blank lines that correspond to the other field. If I then advance the footage by a single frame, we can see those lines now have image information and the other lines have become blank. Avete visto? Ha fatto prima vedere il campo l'odd field e poi l'even field. Se tu fermi l'immagine nel frame 1, vedete le linee colorate orizzontali in quel punto. Vedete prima le linee dispari e vedete poi quelle nere vuote che sarebbero le scanlines. Se poi dopo mandi avanti il video e lo stoppi nel frame 2, vedi che quelle nere sono tutte colorate, quelle colorate nere, e quindi sono colorate le linee nelle posizioni pari. Ok? Molto semplice. Now if we let the video play out but at a slower speed, the interlaced effect becomes very noticeable. But look what happens when I let the Allora, qui avete visto il video interlacciato che è stato rallentato a velocità più bassa. Avete visto si vedono benissimo due campi che si alternano delle linee orizzontali. Nere, colorate, eccetera. footage play at normal speed. Notice how everything just blends together and the video doesn't look as jumpy anymore. Avete visto? Prima l'ha fatto far rallentato, si vedeva molto la scattosità, il flickerio. Poi l'ha rimesso a velocità normale che vediamo sul CRT e è tutto molto più fuso insieme perché è molto veloce e quindi diventa tutto molto più fluido, sfumato, molto più naturale e l'occhio non se ne accorge più dopo un po'. Ovviamente se non ci hai mai giocato dopo anni lo vedi un po', ma dopo ti abitui subito. Però ragazzi, un retro gamer, uno che si occupa di retro gaming, con questa tecnologia è quello dovrebbe essere il suo pane quotidiano, è quello con cui bisogna anche fare i conti, ma perché è bello così, perché la tecnologia è quella. La console prevede quella tecnologia. And those blank lines aren't noticeable anymore either. And this is why interlace video works well and gives the illusion that we see a full frame at once. Il video interlacciato funziona molto bene e ci permette di avere l'illusione di vedere un frame intero alla volta. Here, let's make our own interlaced image, just to make sure we really understand the concept. We'll also use much larger lines, just to make the effect more noticeable. First, we'll divide our image into two fields, one with our odd lines and one with our even lines. Per spiegare meglio, avete visto, abbiamo diviso l'immagine in due campi, il campo delle linee odd e il campo delle linee even, le base e quelle aggiuntive. Vedete? Ci sono linee pari colorate, dispari colorate nel campo odd e quelle pari colorate nel campo even. Lines. Then we can Alternate. simulate interlace video by rapidly swapping between the two fields. And if we swap between them 59.94 times in 1 second, we get the exact refresh rate that CRTs have. And you may be thinking, why the hell would you want to display your video like this? Would it not be simpler to just show an entire 480 line frame? Allora, avete visto l'effetto. Prima è stato lento, poi è stato messo a velocità di 59,9 Hz come la TV, avete visto l'immagine. E uno potrebbe chiedersi, ma perché
perché bisogna, cioè perché si è fatta una tecnologia per mostrare l'immagine così? Non bastava far subito progressivo? Perché non si è subito fatto l'immagine in 480p con il frame completo senza fare questa scansione, questa alternanza tra campo odd e even? Domanda legittima, andiamo a vedere il perché. Rather than just half of it? Well, yeah. Cioè perché rappresentare metà delle linee quando potresti rappresentarle tutte del campo, del frame? Giusta domanda, vediamo il perché. Yeah, it would actually, but the reason they didn't comes down to technology constraints at the time regarding broadcasting signals. Il motivo, ovviamente, è facile capirlo, per cui hanno dovuto andare col video interlacciato, non col progressivo, è perché è dovuto ai limiti della tecnologia del tempo. E anche perché la banda di trasmissione del segnale, delle immagini, dei video, delle trasmissioni televisive anche, era limitato. C'erano dei limiti tecnici, come anche nelle console di memoria, ma in quel caso qui di tecnologia, che impedivano la trasmissione di un frame completo. Cioè, il frame non poteva essere completo, doveva essere alternato. Le linee dovevano essere alternate. As sending only half a frame at once doesn't require as much bandwidth as sending an entire frame. Trasmettere metà frame alla volta non richiede così tanta larghezza di banda, come invece mandare un frame intero. Alright, so we've established that the resolution 480i flickers. Oggi ragazzi vediamo la tecnologia della Madonna, abbiamo i soldi, ma una volta c'erano dei limiti tecnici incredibili, ma poi anche le persone, cioè nel senso il sistema economico, sappiamo non è la storia quanti alti e bassi ci sono stati. Ecco, no, questa qua era roba che costava, era roba che non era necessaria. L'essere umano fino agli anni 60, prima degli anni 60, tutto ciò che non era necessario per la maggior parte delle persone veniva visto come un surplus che bisognava, appunto, su cui non bisognava investire troppo. Because it's interlaced. But CRTs can also display content that doesn't flicker at all. Le TV CRT, abbiamo visto, trasmettono il contenuto interlacciato, ma sempre le TV CRT possono anche trasmettere contenuto che non flickera per niente, quindi senza campi alternati. È il caso del 240p, che molti giochi utilizzano. This type of content is known as progressive, and il contenuto che non trasmette linee alternate di campi alternati, quindi che non è interlacciato, viene chiamato progressivo, quindi quello che trasmette un frame completo. It's probably what you're more familiar with, given that it's what modern TVs do exclusively. Le TV moderne, che non sono CRT, trasmettono esclusivamente segnale progressivo, che è quello che c'è più diffuso oggi. Cioè il frame è completo ogni volta, senza linee alternate, senza campi alternati. Although you can still send a 480i signal to a modern TV and get an image on the screen, because modern TVs take interlace signals and remove the flicker from them. Se voi collegate la console vecchia a una TV moderna, il 480i viene trasmesso in modo diverso perché il flicker la TV lo toglie. Come ho detto prima, la TV deinterlaccia. Ok? This is a process called deinterlacing, and it's done in many different ways. Le TV moderne, diciamo i componenti, i processori interni della televisione fanno un processo che è chiamato deinterlacing, deinterlacciamento, come lo fanno anche, in modo molto migliore per i videogiochi, gli upscaler, come RetroTink 5X Pro, ma non solo, l'OSC, il GBS Control, come faceva anche il FrameMeister XRGB Mini, ok? Il contenuto viene deinterlacciato e portato a risoluzione progressiva per essere compatibile, parlo di quello della console, compatibile con i televisori LCD, che invece accettano e tollerano meglio soltanto le risoluzioni progressive. Also, that P you see at the end of your resolutions, like 720p and 1080p. E oltre a fare questo, cioè oltre a deinterlacciare l'immagine, la upscalano, fanno l'upscaling dell'immagine portandola in 1080p molto spesso, quindi fanno anche un upscaling. Actually stands for progressive and not pixels as some people believe. Il P alla fine sta per progressivo. Molti pensano che progressivo significa senza pixel, ma non è così, progressivo ha i pixel. Mentre
Adesso lo vedremo insieme. And you can just imagine how much more processing power it takes to display a progressive resolution. Ovviamente ci vuole molta più potenza di processo, di processore, per mostrare un'immagine progressiva col frame completo, col campo completo ogni volta, quello certo. Perché all'epoca appunto c'erano i limiti tecnologici, ecco perché la CRT funziona così. As opposed to an interlaced one. But for the purposes of this video, we only care about one progressive resolution, 240p. In questo video, perché parliamo di retro gaming, a noi interessa soltanto una singola risoluzione, che è il 240p, perché le CRT standard consumer, aggiungo a 15 kHz, ok, possono trasmettere una sola risoluzione progressiva. Se siamo in America 240p, se siamo in Europa 288p, che sono la metà esattamente di 480 e 576. Because this is the only progressive resolution that standard definition CRTs can display. Yep. Ok, 240p è l'unica risoluzione progressiva che le TV, cioè le TV standard consumer possono trasmettere. They can't do anything higher than this, not even 480p, despite the... Ecco, il 480p una TV CRT normale non lo può trasmettere, ok? Perché è una risoluzione che non è a 15 kHz, ma è una risoluzione che è a 31 kHz. È una risoluzione che viene utilizzata soprattutto per quanto riguarda i segnali VGA, ok? Quindi è una risoluzione che viene mostrata da altri tipi di televisori, aggiungerai monitor anche, CRT, che sono i monitor a 31 kHz, quelli per PC. Però c'erano anche televisori che a tripla frequenza che fanno anche 31 kHz, ok? Ma è una cosa a parte. Cioè ci sono dei televisori che vi permettono di giocare al Dreamcast con segnale RGB o VGA a 31 kHz in 480p, e sono dei televisori CRT, e lì l'immagine è fenomenale. Ma a quel punto io direi che si può andare direttamente su un LCD, su una TV più moderna. the fact that they have the 480 horizontal lines necessary, and 240p was actually a clever way to get around the CRT's interlace video. Ragazzi, cos'è il 240p? Alla fine il 240p praticamente, abbiamo detto prima che la televisione funziona in 480i, il tubo catodico, quindi alterna i campi e le linee. Il 240p è una risoluzione dimezzata, è un modo intelligente che hanno studiato gli sviluppatori, soprattutto dei videogiochi dell'epoca, perché più che altro viene utilizzata nei videogiochi questa risoluzione 240p, mentre i video vengono mostrati la televisione in 480i. È un modo intelligente per dimezzando la risoluzione non c'è più bisogno di alternare i campi, e quindi l'immagine sembra ferma. Ecco perché l'immagine, quindi non è veramente un progressivo, è un progressivo ingannatorio, cioè come ho detto prima è un modo intelligente che gli sviluppatori di videogiochi hanno trovato all'epoca per avere un'immagine che non flickerasse, quindi l'immagine in modo tale che l'immagine fosse bella ferma, utilizzando però soltanto la metà della risoluzione, la metà delle linee, senza il bisogno di alternare due campi. Soprattutto questo è molto utile nei testi, ma comunque la maggior parte dei videogiochi fino a PS1 compresa, Saturn eccetera, e Nintendo 64 utilizza quasi sempre durante il gioco, cioè in game, la risoluzione 240p NTSC o 288p SEPAL, e nei menu, nella home del gioco eccetera, a volte switcha in 480i interlacciato. Ci possono essere giochi che alternano le risoluzioni, alcuni no, la maggior parte no. Because 240 is half of 480, God of War 1 e 2 su CRT sono invecchiati benissimo comunque, con cavo RGB, assolutamente sì. God of War 1 e 2 sono fenomenali su CRT, nonostante abbiano risoluzione interlacciata, sono fenomenali. Abbiamo appunto 480 diviso 2 fa 240. we can display an entire 240p image using only half of the TV's lines. Utilizzando soltanto la metà delle linee di una TV, possiamo mostrare un'immagine, un frame completo, un campo completo di linee, quindi un frame completo progressivo di 240, l'esatta metà, senza avere il bisogno di alternare
i due campi odd e even, e quindi senza aver bisogno di creare l'effetto flicker. Questo è una soluzione intelligentissima per avere un'immagine progressiva stabile sui vecchi videogiochi, su CRT. So there's no swapping between fields. Quindi non c'è swapping, non c'è alternanza tra due campi. Quindi ragazzi, non è che gli sviluppatori facciamo una risoluzione per i giochi 240 perché lo diciamo noi e la TV si deve adattare. No, c'è la TV, c'è la tecnologia, quella tecnologia funziona in un certo modo, abbiamo visto i campi alternati, il video interlacciato. Poi hanno creato gli sviluppatori dei videogiochi una risoluzione ad hoc intelligente, utilizzando un modo intelligente per per evitare gli inconvenienti di quella tecnologia, per migliorarne i limiti e avere così il meglio. Quindi ci si è regolati, ci si è adattati su ciò che la tecnologia poteva dare e sui suoi limiti, cercando di superarli. Incredibile, vero? As we now only need one field. In every frame, those same lines are redrawn. Abbiamo bisogno di un solo calpo alla volta, non c'è più l'alternanza. Adesso qui ragazzi parla di My Life in Gaming, che è un canale della Madonna su cui io ho studiato molto. Li cito e li celebro volentieri, perché tante cose che io so le ho sapute grazie a loro, studiandoli. This is why My Life in Gaming calls 240p a cool trick. If we do Il 240p è un trick cool, cioè è un trucco figo degli sviluppatori per evitare l'alternanza dei campi, per evitare l'immagine che flickera. the same thing we did previously and record our CRT at 60 FPS, but this time with it displaying 240p, you'll now notice that there's no flicker and that only half of the CRT's lines are being used. Nel 240p soltanto la metà delle linee di un CRT vengono utilizzate, quelle nere sono le linee di scansione, e anche se rallentiamo l'immagine mentre la catturiamo nel CRT potete vedere che non c'è alternanza tra i campi, non c'è quell'effetto flicker di prima perché soltanto la metà vengono mostrate. Questa è la risoluzione 240p, che è quella che la maggior parte dei giochi retro utilizza. The other lines always stay blank and Le altre linee rimangono sempre nere, vuote. they appear to be black lines that go across the screen horizontally. They're commonly referred to as scan lines. Sono chiamate linee di scansione, queste linee orizzontali nere vuote, che appaiono nere, sono chiamate scanline, linee di scansione. Even though the actual scan lines are the ones that are being used to display the picture. Ma in realtà le linee di scansione sono quelle che vengono utilizzate per mostrare l'immagine. Comunque è un modo, diciamo, non proprio perfetto per definirle. However, in this video, I'm still going to call the blank lines scan lines, just because that's what people know them as. Però lui in questo video continuerà a chiamarle comunque scanlines e quelle nere vuote perché è quello che le persone credono. Per capirsi meglio. Ma in realtà le scanlines sono tutte le linee, anche quelle colorate, non solo quelle nere, vuote. Ok? Ma come ripeto prima, qui c'è tanta gente, tanti dottori, tanti amici dottori che invece le scanlines quando lo sentono il sangue negli occhi e va bene, sembra che venga detta una bestemmia. Peccato che è come i giochi vecchi sono rappresentati, come vengono mostrati. Quindi, io non so come ci si possa insultare da soli così, comunque andiamo avanti. And also to bother the people that eagerly leave a Reddit comment mentioning this, if you so happen to make the mistake of uttering the phrase scan lines. E comunque, ripeto, le persone che pensano anche di sapere, pensano che le scanline siano solo quelle nere, vuote, ma non è così, le scanline sono tutte le linee di scansione delle immagini, anche quelle colorate. Però noti quelle vuote perché le vedi, perché sono nere, no? Allora vengono chiamate scanlines quelle, non è così. Okay, and to be clear on the difference between 240p and 480i, here's a cool animation that shows the two resolutions. Ragazzi, guardate, se io fermo l'immagine, il 240p e il 480i sembrano uguali, ma in realtà il 480i continua a alternare i frame. It also shows Visto che sono alternati? Guardate la differenza poi tra il 240p e il 480p. Praticamente il 480p, allora il 240p è il dimezzamento dei campi dei campi che nel 480i sono alternati, vengono dimezzati e abbiamo il 240p che è un'immagine ferma, stabile, ma con le linee dimezzate. Nel 480i le abbiamo tutte ma alternate, abbiamo un campo alla volta, l'odd, even, quindi abbiamo sempre la metà per volta, però insieme si fondono
fanno un effetto, chiamato anche tipo Bob, viene chiamato, perché che flickera. Il 480p è il tipo di immagine, è la soluzione più simile a quella moderna, che praticamente cosa fa? Coniuga la stabilità del 240p con la presenza del campo completo del 480i, che però non è più alternato ma è fisso. Quindi il 480p sarebbe alla fine un 240p raddoppiato. Oppure, se volete, un 480i dove però i frame non vengono alternati di volta in volta, i due campi si alternano, ma c'è un unico campo fisso. Perché la tecnologia è migliorata, si è avuta più potenza di calcolo e quindi l'immagine può essere mostrata nel suo frame completo. Il campo di linea è mostrato completo frame per frame. E abbiamo qui, però il 480p è una risoluzione che è a 31 kHz progressiva, mentre 240p e 480i sono entrambe risoluzioni a 15 kHz. La maggior parte dei retro games utilizza le risoluzioni 240p e 480i. Quando andiamo nel 480p arriviamo su tipologie di giochi tipiche della sesta generazione, quindi GameCube, Dreamcast, PS2, Xbox, e non tutti i giochi li supportano. 480p, which in this case is just a 2x upscale of 240p. Quindi il 480p non è altro che un per 2 del 240p. But notice that the 240p image does not flicker and the blank lines are always in the same place, while the 480i image does flicker and the sets of blank lines alternate between each other. Also keep in mind that 480i here is very exaggerated and the flickering wouldn't be this noticeable on a CRT. Allora qua vediamo un 480i molto esagerato, ma in realtà la TV è più veloce e non si vede così tanto, ok? Okay, but why do we care about 240p and 480i? Well, because these two resolutions are the resolutions of retro games. Or Come ho detto prima, quelle due lì, 240p e 480i, sono le risoluzioni più importanti per noi perché sono quelle riguardanti il retro gaming. at least what I'm defining as retro for the purposes of this video. Ragazzi, mi interrompo un attimo perché volevo soltanto dirvi che questa live sarà molto lunga, me ne sto rendendo conto solo adesso. Questo è un video di un'ora, abbiamo visto soltanto 13 minuti e siamo 1 ora e 15 di live, ok? Adesso cercherò di parlare meno perché altrimenti non finiamo, però sto cercando di aggiungere più informazioni che posso. Andiamo avanti. Lo rivedrete a pezzi. Includes every home console up to the 6th generation of video games. Ecco, qualsiasi console casalinga fino alla sesta generazione di console utilizza più che altro 200 risoluzioni di 240p e 480i. All this stuff is either in 240p or 480i. Well, for the most part, as some stuff before the 3rd generation will be slightly lower than 240p. Però ci sono delle eccezioni perché alcune cose prima della terza generazione sono a risoluzione un po' più bassa di 240p. Abbiamo il 144p, abbiamo tanta altra roba, ragazzi, ma quello prima della terza generazione. Quindi prima e seconda generazione videoludica, quindi Atari vari, Intellivision e quant'altro. But it's still progressive, so we can group it into the 240p category. Anche nei cabinati, negli arcade, certi giochi sono in 144p. Comunque sono tutte risoluzioni progressive, anche quelle più vecchie, quindi possiamo mettere nella categoria delle 240p, ok? Perché in realtà ci sono giochi più vecchi, di prima e seconda generazione, che hanno risoluzioni più piccole del 240p. Però sono progressive, quindi vanno comunque catalogate come S. Some examples of 240p consoles are the NES, SNES. Allora, qui vediamo degli esempi di console in 240p. Stiamo sempre parlando in America, da noi era 288p, perché siamo PAL. Però, ragazzi, adesso parliamo dell'America. Questo video è stato fatto da un americano. L'America è il formato più, diciamo, anche perché le console andrebbero sempre, secondo me, giocate in formato NTSC, nel senso che abbiamo l'immagine completa, senza bande nere e quant'altro, abbiamo i 60 fps, 60 Hz. Vabbè, comunque, le console che vanno in 240p progressivo sono NES, SNES, Genesis Mega Drive, l'Atari 7800, l'Nintendo 64, Sega Saturn e PS1. Sega Genesis, Atari 7800, Nintendo 64, and Sega Saturn. Perché non ha messo il Master System? NES, SNES, Nintendo 64. SNES, Nintendo 64.
Perché non ha messo il Master System? Boh, mi fa strano. Non lo so. Le altre le ha messe tutte. PS1 c'è. Sì, sto guardando qua, ma penso di sì, sì. Non capisco perché non abbia messo il Master System. Non lo so. Now, if you've played the PS1 on a In realtà adesso il Neo Geo, no, il Neo Geo credo che abbia una risoluzione un po' diversa. Non è in 240p, ma è diverso, comunque progressiva. Sì. CRT, then you're probably wondering why the boot up screen flickers like crazy. Ecco, però abbiamo appena detto che la PS1 va in 240p. Ma come mai allora quando la si accende su un CRT l'immagine del logo flickera molto? Flickera? Perché, come ho detto prima, molte console, molti giochi trasmettono alcune parti di essi in 240p e in altre in 480. Per esempio nel menu, nel logo PlayStation, ci sono molti giochi che o la macchina o il gioco girano in 480i per avere una risoluzione maggiore. Allora vedete l'effetto flicker. Poi tornate in game nel gioco, c'è uno switch di risoluzione e il gioco torna in 240p. No, la massa non ha per niente chiaro. Skylines, RCB, eccetera. Ma il problema non è tanto la massa, il problema è dei content creator, o meglio, che si definiscono tali, che dicono delle frasi senza senso, vanno in giro a dire sempre queste solite frasi come se fossero dei mantra e affermano di sapere le cose, di sapere quello che è inerente al retro gaming e fanno anche battute sopra, quant'altro, invece sono dei beati ignoranti, lo posso dire chiaramente, perché è così. Perché vuol dire che tu non hai capito come funziona la tecnologia che c'è dietro a questi giochi. Ma se tu dici queste frasi, stai automaticamente insultando il settore. Ma poi la gente, purtroppo, che si va dietro, la gente purtroppo non conosce le cose e credono alle parole di questi qua che poi fanno i coglioni, ma invece si fanno chiamare dottori, eccetera, eccetera. Va bene? Fanno gli esperti di queste cose, ma poi fanno i coglioni, cose che sanno fare i coglioni e mettere dietro di loro gente che paga per essere lì e non li fanno neanche parlare in video, per esempio. Devo aggiungere altro? No, non aggiungo altro. Andiamo avanti perché sennò qui perdo il focus. Io qui voglio fare informazione vera. If this is E non la faccio, cioè la sto facendo grazie a questo ragazzo, però sto cercando di rendervela compatibile per un italiano. Mi dispiace che sarà molto lungo questo video, però. Su PS3 tutti giocavano Full HD. Vai a spiegare 1080i, non se... sì, vabbè. Sì, sì, lo so. Lo so. Se si giocavano tutti in 1080i, lascia stare. supposed to be a 240p console. And well, that's because it's actually in 480i. The PS1 is a unique console in that it sometimes uses 480i in tandem with 240p. Non è proprio così, non è vero che la PS1 è l'unica, anche il Nintendo 64 lo fa. Il Nintendo 64, se voi ci mettete l'aumento di RAM, l'expansion pack, molti giochi andranno nel menu in 480i, in interlacciato, e nel gioco in 240p, quindi non è l'unica console che fa così. Però la Play 1 lo fa tante volte e lo fa anche senza, vabbè, perché la PS1 non prevede un'expansion, diciamo che lo fa di default. È così, c'è questa alternanza. Like, you might have certain cutscenes of a game that are in 480i. Sì, a volte le cutscene, i video di un gioco sono in 480i e il gioco in 240. While having gameplay that's in 240p. Now, when it comes to 480i consoles, we actually don't have as many. Se invece andiamo sulle console un po' più moderne, soprattutto quelle di sesta generazione, quindi PS2, GameCube, Xbox e Dreamcast, non abbiamo questa grossa alternanza, non capita spesso che ci sia questa alternanza così frequente nei giochi tra risoluzione interlacciata e progressiva. It's just the 6th generation consoles. È soltanto la sesta generazione di console che quasi sempre mantiene fissa la risoluzione in 480i se siamo in America, quindi formato NTSC, o se siamo in Europa abbiamo il PAL che è in 570i la risoluzione, un po' più alta. The PS2, Xbox, Dreamcast, and GameCube. Queste console sono le cosiddette console a definizione standard che mostrano quasi sempre i giochi in 480i o 576i
e mai in 240p o 288p. All of these will display in 480i when plugged into a CRT, and were largely designed for that type of TV. Quindi quasi tutte mostrano la risoluzione, quelle della sesta generazione, dei loro giochi in 480i, sempre tracciato. Poi arriviamo alla settima generazione di console, dove c'è stato un cambio repentino, soprattutto per quanto riguarda Xbox 360 e PS3, perché la Wii, ma in realtà anche la Wii, perché la Wii è in 480p, però trasmette anche interlacciato. Diciamo che era un'altra generazione di mezzo, come sono state a loro epoca la quinta generazione, che è la generazione di mezzo tra il 2D e il 3D. Anche la settima è stata una generazione di mezzo tra l'analogico e il digitale. Quindi diciamo che le prime versioni di queste console, Xbox, PS3, avevano anche connessioni analogiche, dopo sono andate perse. E diciamo che come minimo possono trasmettere tutte le risoluzioni, però diciamo che la risoluzione minima consigliata per queste console sarebbe il 480p. Per la Wii è anche la massima che può trasmettere. Ecco. E per quanto riguarda invece PS3 e Xbox 360 possiamo arrivare fino a 1080p con cavo HDMI o HDMI. Once we get into the 7th generation, though, is where the modern era begins. Con la settima generazione inizia l'era moderna. Inizia l'era dove i televisori moderni cominciano a essere fondamentali, perché sul tubo catodico queste console non funzionano bene. Cioè, i giochi non avrete la qualità giusta, nel senso che i giochi non sono stati programmati per quei tipi di televisori CRT, ma per i televisori moderni. And there's one 7th gen console that's often called retro. C'è soltanto una console di settima generazione che viene spesso chiamata retro, che è la Wii. The Nintendo Wii. Probably because it wasn't yet HD and only supported resolutions of 480i and Non era propriamente HD e sopportava soltanto risoluzioni 480i e 480p. 480p. Ma la cosa figa della Wii, aggiungo io, è che se voi la modificate, ci mettete l'emulatore delle retro console, ve le trasmette in 240p, quindi con la risoluzione originale, ed è tanta roba. Gli arcade Sega Naomi cominciavano ad alzare le risoluzioni, roba della Naomi 1, 2, 3, 4, sì, è vero. No, è vero. Ma poi c'erano anche prima come cavolo si chiamano, della Sega. Sega Model 1, 2, 3, quelle lì. Sicuramente il Sega Model 2 io conosco andava a 24 kHz, quindi una frequenza ben diversa. Non era né 15 né 31, una via di mezzo, una frequenza molto particolare. And we'll talk about the Wii later because it's a special case. We should also La Wii è una console molto particolare. Adesso entriamo nel secondo capitolo. Io ragazzi, abbiate pietà, devo andare a prendere un secondo una bottiglia d'acqua perché altrimenti ci muoio. Perché è ancora lunga la cosa, siamo quasi a un terzo del video, ok? Devo prendere una bottiglia d'acqua. Vediamo i tipi di CRT, televisori CRT. Un secondo, prendo l'acqua e torno. Se avete domande scrivete le ore perché ho un attimo di tempo e posso leggere. Tanto guardo se è tutto a posto. Qua per il nome del retro gaming e della giusta della cultura vera ci si muore. Ci secca la gola, accidenti. Però sono felice di vedere che siete ancora abbastanza connessi, mi guardate. Ovviamente mi rendo conto che domani si lavora e tutto, però secondo me termineremo per l'una. Facile, beh. Cercherò di interrompere meno, ma però voglio aggiungere tante cose e spiegarle, perché voglio che l'argomento sia chiaro e definitivo una volta per tutte, perché sono stanco di vedere disinformazione, prese per il culo, gente che fa la competente, che poi non lo è, tante false informazioni. Non funziona così. La verità è un'altra, quella la stiamo facendo vedere. Esatto, il problema è che i più famosi non ne sanno nulla di sta roba, ma ne sparano, no, ma ne sparano veramente tante. Ne sparano veramente tante. Più un personaggio è in vista, più è famoso, più viene esaltato, più pieno di pubblico,
spesso un grande ignorante. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Perché così magari fa il simpatico, magari io magari non sono così simpatico, però le informazioni corrette penso di darle. Mi impegno tanto e per me la priorità è dare la correttezza. I'll briefly go over the different types of CRTs that are out there. Adesso analizziamo i tipi di televisori CRT, che non sono solo uno. Ve l'ho già detto prima anticipato, ci sono i BVM, PVM, consumer. Guardiamoli. So far, I've only mentioned standard definition CRTs. Finora abbiamo visto soltanto i CRT a definizione standard, which are those that offer 480i as their highest resolution, but also natively support 240p. che supportano nativamente sia il 240p che il 480i come risoluzione massima. And they're usually in a 4:3 aspect ratio. E hanno un aspect ratio di 4 terzi. Il rapporto fra la dimensione orizzontale e verticale di 4 terzi. For retro gaming, these are the TVs you want, in Per il retro gaming sono le TV che tu vuoi e fondamentali, in generale, come regola. my opinion. Remember that I said retro games were made to be played on CRTs. I retro games sono stati fatti per essere giocati sulle CRT, sulle CRT e definizioni standard almeno, ok? Questo è proprio un concetto storico inconfutabile. Volevo aggiungere una cosa, ragazzi, ovviamente se questo video vi sta piacendo, ricordatevi di mettere mi piace al video perché è molto importante per me. Cioè voi che state guardando adesso, per favore mettete mi piace al video se vi piace quello che state guardando, ovviamente. Altrimenti mettete non mi piace, non mi offendo, non c'è nessun problema. Poi ovviamente scrivete se avete domande, commentate, se poi vi è piaciuto, l'avete trovato esaustivo, potete anche condividerlo con altre persone. E poi considerate l'iscrizione al canale, quindi iscrivetevi perché sul canale potete trovare tanti altri video fatti bene così, che fanno informazione, e anche perché poi farò live dove gioco e cose per chi non mi conosce e lì può sempre seguirmi. E poi chi vuole può sempre considerare di abbonarsi al canale per sostenerlo, perché io come vedete ci sto lavorando tanto, ci sto dedicando tanto, con tanta passione, tanto tempo a queste cose per voi, per fare informazione, e quindi chi se la sente può o fare una donazione oppure abbonarsi. Andiamo avanti. Well, more specifically, they were made to be played on standard definition CRTs, because these were the most common CRTs out there. The TVs that your average consumer could go to Walmart and buy. Le televisioni a definizione standard sono quelle più comuni che potete trovare ovunque, tipiche dei consumer. I mean, these things were produced for decades. Given that the 525 line standard started in 1941. Sono state prodotte per decadi e lo standard delle 525 linee è stato stabilito il 1 luglio del 1941. Quindi ragazzi, immaginate da quanto tempo le televisioni CRT SD a definizione standard vengono prodotte, sono veramente ovunque. And chances are, if you find a CRT out there today, it's going to be a standard definition CRT. Diciamo che il 90% delle volte se trovate un CRT è a definizione standard. There's also such thing as an HD CRT. Esistono anche le TV a tubo catodico, quindi CRT HD, che sono state introdotte verso la fine degli anni 90, primi 2000, nella fase di passaggio tra il CRT a definizione standard e la risoluzione appunto HD, quindi 720p e 1080, ok? Which is one that supports resolutions higher than 480i. I televisori a tubo catodico CRT HD supportano risoluzioni superiori al 480i, quindi supportano anche il 480p, alcune 720p e altre addirittura il 1080i interlacciato. Il P no, però, è molto difficile. E hanno anche una aspect ratio in 16 noni, perché la risoluzione lo prevede. Usually up to 1080i. Spesso arrivano fino a supportare una soluzione di 1080i. Many of them can also be found in widescreen, but they're nowhere near as common as standard def CRTs. Non sono affatto comuni come le CRT definizione standard e possono andare anche 16 noni, come detto. Given that they weren't produced for as many years. Non sono state prodotte per molti anni. Now these things are pretty cool and worthy of their own video entirely, but they're not so good for retro gaming. Ma queste televisioni CRT HD non sono la cosa migliore per il retro gaming. Assolutamente no.
sono molto meglio per i video, vanno benissimo per i video, per i film, ma non vanno bene, non sono la soluzione migliore per il retro gaming. Adesso guarderemo insieme il perché. Because they process game signals digitally. Perché processano l'immagine dei videogiochi digitalmente, quindi aggiungono degli effetti di post-processing digitale e quindi vanno a rovinare l'immagine perché aggiungono degli effetti, fanno del post-processing sopra. Pretty similar to how a modern TV will. In modo identico o comunque molto simile a quello che le TV moderne, LCD o OLED fanno, which often results in a noticeable amount of input lag. e questo post-processing sull'immagine introduce spesso tantissimo input lag, quindi un ritardo nei comandi. Quando voi schiacciate un tasto, vedete la reazione sull'immagine dopo. They largely have issues with accurately displaying 240p games. E hanno anche queste TV CRT HD, hanno spesso problemi nel mostrare correttamente un'immagine in 240p, perché la interpretano in modo sbagliato, come se fosse una 480i. Quindi vi scazzano la risoluzione, per farla breve. Cioè, una risoluzione che dovrebbe essere 240p, loro la interpretano come 480i, quindi la rendono interlacciata e rovinano l'immagine. As there's no scanlines to be seen with them. Perché non ci sono skylines da vedere dentro di esse. Also, you can be sure you have an HD CRT if it has an HDMI port. Una TV, siete sicuri di avere una TV CRT HD se ha l'ingresso HDMI? As you won't find that on regular CRTs. Perché non lo trovate sulle TV CRT standard. Then we get into professional video monitors and broadcast video monitors. Ecco, poi c'è l'ultima categoria che sono i PVM e i BVM, Professional Video Monitor e Broadcast Video Monitor. Io qui ho un BVM, quindi per le trasmissioni televisive, mentre il PVM è quasi sempre stato per studi medici, che sono le CRT di altissima qualità, che vanno benissimo. Le trovate sia standard, quindi che supportano risoluzioni a 15 kHz, quindi 240p e 480i, ma esistono anche quelle professionalissime che supportano anche risoluzioni a 31 kHz, quindi alcune vanno anche in 480p ed è una cosa incredibile. Ovviamente costano un occhio della testa, io quelle non ce le ho, quelle a definizione standard. E l'immagine è molto migliore, sia i fosfori che tutto. These are professional level CRTs that were used in radio stations, TV stations, or even hospitals. Usati anche nelle trasmissioni televisive, sono professionali, sono molto rari da trovare, costano molto. Io l'ho recuperata una qua, ne sono orgoglioso. Ones that were built with very high quality materials, given Hanno materiali di altissima qualità. that they had to be on pretty much all day. E sono state fatte per restare accese tutto il giorno, quindi durano molto di più. They also weren't available to the average consumer. You couldn't just go into Walmart and buy one. Non le trovi facilmente in giro, ste qua, non erano disponibili alla persona, all'utente medio. In contrast to HD CRTs, PVMs are great for retro games. Le PVM e le BVM, a differenza dei CRT HD, sono ottime, fenomenali per i retro gaming, sono il meglio che potete trovare. Given that most of them handle 240p correctly, gestiscono la risoluzione di 240p perfettamente and won't introduce any input lag, senza introdurre input lag, because a lot of them are also in standard definition, capping out at 480i. Molte di queste PVM e BVM si fermano al 480i come le consumer, però ovviamente l'immagine è migliore. Addirittura altre vanno fino a 480p. However, games on them do look different to how they look on a regular CRT. I giochi sopra di esse appaiono molto diversi di come invece appaiono sulle CRT regolari consumer. It isn't necessarily better or worse in my opinion, it's just different. Part of it comes Non è né meglio né peggio, ma appare differente. Io aggiungo che è meglio, perché si vede palesemente che è meglio, anche solo i colori. from the fact that scanlines seem to work completely differently on these Le scan lines su i BVM e i PVM funzionano in modo completamente diverso da come funzionano su un CRT consumer. displays. The biggest downside with PVMs though is just how hard they are to find and Guardate quanto sono rare da trovare e quanto costano. expensive. You're probably not going to see any on Facebook Marketplace unless you live somewhere like LA. So if you want one, you're going to have to get it on eBay and spend anywhere from $500 to a couple thousand. But yeah, these are the type
Io la mia, che è una BVM della JVC, l'ho recuperata da un ragazzo di Firenze, che saluto qua se qua a guardare la live, che mi ha fatto un buon prezzo, 200 euro. Cioè ragazzi. E l'altra BVM Sony che avevo recuperato da 14... Questa è un 20 pollici, dimensione buona, eh. Prima avevo un BVM della Sony da 14 pollici, che il Sony BVM 1410p, che l'ho tenuto volentieri, l'ho pagato solo 150 euro con RGB e tutto. Il problema è che l'ho dato via perché era troppo piccolino e insomma giocarci con le pistole ottiche era un problema. Con 20 pollici si giocate senza problemi, però costano delle cifre toste. Types of CRTs you can expect to find out there. To recap, standard definition CRTs and PVMs are the best for retro gaming, while Quindi, per riassumere, vanno bene tutte le TV CRT, quindi sia quelle consumer che quelle PVM, BVM. Le uniche da evitare per il retro gaming sono le TV CRT HD, che vanno bene invece per i video. Io ho una di là in camera, me la uso per guardare le cassette, i film, i DVD. Va benissimo per quello, ma non per giocare. HD CRTs, not so much. Now, one thing you don't often think of when it comes to modern gaming is what cable to use to plug your console in. Una cosa con cui spesso le persone normali non pensano, mentre io ci penso tanto, è il tipo di connessione di cavo da utilizzare quando voi giocate ai giochi. Qui sta usando un cavo component. I mean, you just grab your HDMI cord and leave it at that. But in the analog gaming world, there's Con le TV moderne, con i giochi moderni non ci pensi. Le console moderne hanno soltanto il cavo HDMI o HDMI. Colleghi sei a posto sul monitor moderno. Ma le console vecchie hanno tantissimi tipi di connessioni analogiche, ragazzi. Tantissimi. Esiste il cavo antenna coassiale, il composito con il formato RCA, esiste l'S-Video, esiste il segnale RGB che può essere trasmesso attraverso un connettore SCART, esiste il JP21, esiste il connettore di sub che trasmette il VGA, poi dopo c'è il DVI che però è digitale. Insomma, ragazzi, c'è tantissima roba, tantissimi tipi di connessione, so many different cables that tantissimi cavi diversi. Quale scegliere? very much affect the way your game looks. E tutti questi cavi veramente modificano talmente influenzano davvero tanto il modo in cui l'immagine appare. Lo sapevo, confermami se è vero che Sony fine anni 90 vendette il brevetto Triniton, quindi altri marchi nei primi 2000 con i modelli top di gamma erano di Triniton quasi. Guarda, non te lo so confermare, però sono convinto che sia vero. Però non ci metto la mano, cioè non lo confermo con sicurezza, però penso che tu abbia ragione. Comunque ragazzi, i cavi fanno cambiare tantissimo la qualità dell'immagine quando giocate con retro console su un CRT. However, most people in the 90s and 2000s didn't really spend too much time thinking about this. Però la verità è che noi, come tutte le persone, negli anni 90 e 2000, i primi 2000, non ci pensavamo, non ci spendavamo molto tempo. Arrivava la console col cavetto giallo, rosso e bianco, cioè il composito, e lo si collegava direttamente alla TV CRT senza pensarci. Quindi il tipo di cavo più diffuso, quello standard con cui venivano vendute le console, è sempre stato il composito, cioè, o meglio, l'RCA col segnale composito. They just grabbed their composite cables and left it at that. Questo è il composito. Tutto il segnale video, l'informazione video passa nel cavetto giallo, compreso il sync, un segnale molto disturbato, ma è quello che si usava sempre all'epoca con tutte le console, dal NES minimo fino alla PS2. In realtà lo veniva venduto anche con la PS3, però. You know those yellow, red, and white connectors that most consoles were packaged with? Now È il cavo con cui la maggior parte delle console arrivavano nella scatola. Adesso qui vediamo Castlevania per NES, credo che sia Castlevania, sì, emulato con RetroArch su PC tramite uno shader composito, che è un filtro che dovrebbe simulare il composito. nowadays, most people hate these cables having certain visual. Che è successo? È caduta la live un secondo? Mannaggia, vabbè. Andiamo avanti, spero che non sia perso molto. Artifacts. But when it comes Questi cavi compositi introducono molti artefatti, disturbi, rumori di fondo. Guardate i tipi di connessione. Qui si vedono il peggiore, meglio e migliore. Worst è il peggiore, better è il meglio, best è il migliore.
plastic cables, there's very much a hierarchy of quality associated with them. And what you get as you go up in quality is a clearer separation of color. Come vedete, cambiando cavo dal composito andando su, abbiamo una maggiore distinzione dell'immagine, dei bordi e dei colori. Sharper Più nitidezza. image, less video noise, and Meno rumore di fondo. reduced video artifacts. Composite cables do rank quite low among other options, but they aren't at the bottom. I cavo composito è praticamente uno dei peggiori come qualità, ma non è il peggiore in assoluto. Il peggiore in assoluto è la connessione RF coassiale, che è la connessione di più bassa qualità, dove praticamente tutto passa attraverso un unico cavo, quindi anche l'audio. Almeno il composito tiene separato il canale destro, il canale sinistro e il video. Nel cavo antenna questo non avviene, tutto insieme, quindi immaginate che bella confusione. RF is a cable that was most common to see during the 80s. Era comune durante gli anni 80 per i console più vecchi di prima e seconda generazione. And can most popularly be found on the NES. Sì, sul NES c'era spesso. It plugs into the back of the TV antenna style Si collega dietro la TV, va avvitato. and crams the video and audio signals together. As in, your entire audio visual info is being sent through one cable, meaning that stereo sound isn't possible with it. L'audio stereo è impossibile con un cavo RF. Qui vediamo, siamo su RetroArch con l'emulatore su PC e abbiamo messo un filtro shader, un filtro del RF per simulare l'effetto dell'RF. Not only this, but RF has the most amount of video noise out Il cavo RF, la connessione RF, ha la più grande quantità di disturbo video of any analog connection. di tutte le altre connessioni analogiche. One step above RF Se poi andiamo un po' sopra, miglioriamo, abbiamo il cavo composito, che è un upgrade in qualità video, con meno disturbo, almeno separa l'audio. L'audio nel cavetto rosso e bianco, dove abbiamo il canale destro e il canale sinistro, abbiamo l'audio stereo. is composite, which splits up your video and audio into separate cables, with the audio being further split into two more cables. Quindi separa video e audio, e l'audio addirittura ancora in altri due cavi, per avere due canali. Allowing for stereo sound. The white cable is for the left speaker, the red cable is for the right speaker, Cavo rosso è il canale destro, cavo bianco è il canale sinistro. and the yellow is for your video. Il giallo è per il video, contiene anche il sync. After composite Se andiamo avanti nei tipi di cavi, di connessioni, quello di qualità ancora superiore si chiama S-Video, dove il cavo, appunto, abbiamo sempre l'audio e il video separati, abbiamo il canale destro e sinistro separati, però è di qualità superiore. È veramente un upgrade notevole in qualità video. S-Video, which keeps the white and red cables, but we now have a black cable for our video, and inside of it the video signal is split into two. Il segnale video in questo cavo nero non è più come prima unico, ma viene diviso in due. Abbiamo l'informazione video separata dal sync, se non erro. Quindi c'è un miglioramento di qualità immagine incredibile. Il cambiamento l'upgrade di qualità di immagine maggiore che c'è nel passaggio tra il composito e l'S-Video, più che tra S-Video a RGB o S-Video a component, assolutamente. L'S-Video è stato veramente, purtroppo in Europa non è diffuso l'S-Video, ma in America lo era, ed è stato veramente un progresso incredibile. Se voi vedete un'immagine in S-Video, la vedete in composito, sembra un altro mondo. Se voi invece la vedete da S-Video a RGB o RGB a component, non cambia così tanto. Cambia un po', ma non così tanto. Most people say the jump from composite to S-Video is the largest in terms of quality because S-Video eliminates most video noise. Come vedete, l'S-Video elimina la maggior parte del disturbo video, vedete? E gli artefatti. Guardate che differenza tra composito e S-Video. Noi giocavamo sempre in composito però, guardate che differenza. And visual artifacts. Riduce tutti gli artefatti anche. You also get overall better clarity and a sharper image. Vediamo anche l'immagine più nitida e c'è più chiarezza. It's a great connection, but not as common to find on CRTs as RF and composite. È una connessione di buona qualità, ma non è così facile da trovare su CRT, esattamente come il composito e il cavo antenna. Then comes component, which Poi arriva il component. In noi il component non era molto diffuso. Noi in Europa avevamo l'RGB, che poteva essere attraverso un connettore di tipo SCART.
però sulla console ha un formato diverso. Il component è ancora meglio perché abbiamo separato i 3 colori del segnale video in 3 cavi diversi. Abbiamo sempre l'audio separato in 2 canali, destro e sinistro, per avere lo stereo. Noi avevamo l'RGB che addirittura è ancora meglio perché separa anche il sync. Comunque, mentre qui il sync va attraverso un colore, passa attraverso uno dei colori. Comunque il component è tanta roba. Come qualità video, component e RGB sono pressoché simili. Now splits your video signal into 3 cables, red, green, and blue ones. And you also still have your red and white cables for sound. So that's a total of 5 cables to plug in a game console. But it's totally worth it because Component is so sharp and crisp on a CRT. Ne vale la pena perché il component è così nitido e luminoso, pulito, definito su una TV CRT. Although the difference between it and S-Video Però, nonostante questo, potete vedere che la differenza tra un'immagine S-Video e una component su CRT non cambia così tanto. È un po' più luminosa, un po' più definita, ma poco. Non è come da S-Video a composito. Però, insomma, se potete, cercate sempre di andare sulla qualità di connessione migliore. La connessione di qualità migliore. isn't as noticeable. Now the highest quality analog signal is RGB. Ecco, il segnale analogico di qualità migliore in assoluto resterà sempre comunque l'RGB, che è la migliore connessione analogica in assoluto. Qui la vediamo, il segnale che viene trasmesso attraverso un connettore SCART da 21 pin. But we won't really talk about it here because it's not supported by any consumer standard definition CRTs. Ma non ne parla in questo video perché non è supportato da dei comuni CRT consumer in America, mentre qui in Europa ce l'avevamo. It is, however, a thing on PVMs, and it's going to give you the sharpest. Però c'è sulle PVM anche in America, che nelle PVM le PVM non hanno dietro l'attacco SCART, ma hanno una connessione di tipo BNC, che praticamente è un cavo tondo che va inserito, avvitato e agganciato. Abbiamo il spinotto del R, che è il red, del G, che è il green, che è il verde, B è il blu, e poi abbiamo il sync, che è spesso giallo, che è separato. Poi abbiamo i 2 audio separati. Si chiama connettore BNC ed è presente nelle PVM, nel retro delle PVM e delle BVM. A volte necessita anche di resistenze da 75 ohm, non resistenze, ma 75 ohm per regolare la luminosità dell'immagine. Image possible and the clearest separation of colors. C'è una separazione molto nitida tra i colori. But yeah, that wraps up all of the connections you can expect when it comes to CRTs. So now that we understand the Abbiamo analizzato tutti i tipi di connessioni analogiche che ci sono quando parliamo di CRT. Ok? Questo, vediamo qua, Super Mario Bros. 2 del NES collegato in component su un CRT. technology a bit more, we can get into the core of this video, which is exploring why retro games look so damn good on CRTs. Ora arriviamo al cuore del video. Ora che siamo a 21 minuti e basta. Porca puttana, ragazzi. Siamo a 2 ore. Siamo a 2 ore. Madonna. Non so se sopravviverò. Però lo faccio per voi. Dopo ovviamente se dovete lavorare andrete a letto. Ma ragazzi, qua diventa lunga. Arriviamo al cuore. Perché quindi i CRT sono così importanti per il retro gaming? And why I think Perché si vedono così bene i retro games sul CRT? you need to go get one while you still can. So my argument for this E perché bisogna comprarne uno? Dovete possederne uno finché potete. Guardate qua, ragazzi. Questa è la differenza tra uno sprite rappresentato su un LCD e su un CRT. is solely based on the way these games look on a CRT. C'è un modo unico che non può essere rappresentato in altra maniera che non sul CRT. Ed è il modo in cui questi giochi venivano programmati, il modo in cui gli sviluppatori li intendevano che venissero rappresentati. Vedete la differenza? And the fact that I prefer it over what you get on a modern TV, even if you have the best quality. Ecco perché vanno preferiti questi giochi su CRT piuttosto che su una TV moderna, anche la qualità massima. Qui vediamo Super Mario World per Super Nintendo, però su un monitor LCD emulato, o anche non emulato, magari con un upscaler, però questo è l'effetto che vi dà su un monitor moderno.
And of course, there's other advantages to a CRT. Things like less input lag, no motion blur, deep blacks. I vantaggi di giocare a retro gaming su CRT: abbiamo meno input lag, abbiamo più chiarezza, qualità nel movimento, i neri molto profondi And the ability to use light guns on them. e la capacità, compatibilità con le light gun, come ho detto prima, con le pistole ottime. But I'm not factoring in any of this stuff into my argument. We only care about visuals today. Ma non parleremo di niente di tutto questo, perché noi oggi parleremo soltanto delle visual, delle visuali, della qualità video, di come appare il gioco. Sono cose che io prima ho detto, ma ora ci concentriamo su come il gioco appare, proprio sull'aspetto grafico della qualità video. And this argument includes both 240p and 480i games. E questa argomentazione di cui parliamo riguarda sia i giochi in 240p che in quelli in 480i. So let's get right into it, starting first with the 240p games. Partiamo con i giochi in 240p. And I'm largely focused on those 2D 240p games. Ci concentriamo sui giochi in 2D che girano in 240p. With pixel art graphics. Con la grafica in pixel art, in particolare. But 3D games are also relevant here. Ma anche i giochi 3D sono importanti per questo argomento, quindi analizzeremo anche questi. The thing about modern TVs, though, is that they don't generally work too well with the analog connections I described earlier. Il problema delle TV moderne è che non funzionano molto bene con le tipi di connessioni analogiche che abbiamo visto fino adesso, S-Video, eccetera, eccetera. Like in a lot of TVs, using something like Component can result in more input lag than HDMI. Molte TV moderne, se voi le collegate con una connessione component, hanno più input lag rispetto a che se voi le collegaste la console in HDMI. Però ovviamente le console vecchie non potete collegare in HDMI. And it's not because modern TVs are necessarily worse than CRTs, just that they weren't designed with retro consoles in mind. Le TV moderne non sono state progettate con in mente l'idea di essere utilizzate con le console vecchie. Semplice, e quindi avrete più problemi. Although they could have been. Just think about that. With 240p consoles, it's quite a pain to get a good image on them. Like if we take the È molto difficile ottenere una immagine di buona qualità in 240p su una TV moderna. PS1, for example, and hook it up to our modern TV using composite, it's gonna look awful. Guardate, qui vediamo una PS1 che si vede veramente male, collegata con cavo composito su una TV moderna, così com'è. Guardate che roba. Fa veramente brutto, eh. I mean, just completely blurry and not at all what you'd want when playing these games. On modern TVs, you really need to use the best connections possible. Sulle TV moderne quindi devi assolutamente utilizzare la connessione analogica migliore, quindi ci vuole il component, non certamente il composito. Which is where component cables come in handy. And PS1 games via component, which can only be done on a PS2, actually look quite nice on a modern TV. Però ovviamente non potete usare il cavo component sulla PS1, dovete utilizzarlo su una PS2 e giocare alla PS1 tramite la PS2, perché la PS1 non supporta il cavo component, ma solo l'RGB. Però guardate come migliora su una TV moderna, Qui siamo su una TV moderna. S-Video is also pretty good here, but it's hard to find a modern TV with it. Anche l'S-Video andrebbe bene, ma è difficile trovare TV moderne che lo supportano. And that's an issue as well. The fact that modern TVs today aren't being made with analog inputs anymore. Oggi le TV moderne non vengono più fatte con input analogici, hanno soltanto l'HDMI. Like, a lot of them are HDMI only. Then there's a whole interlaced video issue to worry about, because a lot of modern TVs detect 240p as 480i. Poi c'è il problema che molte TV moderne interpretano il 240p come se fosse un 480i. Quindi vi danno un'immagine flickerata alternando i campi anche sui titoli 240p che non dovrebbero prevedere questo. Quindi immaginate che casino, ok? Which means that they try to de-interlace the signal, resulting in visual artifacts. Però praticamente le TV moderne cercano di deinterlacciare un segnale che è in 240p quando non andrebbe deinterlacciato, come vi ho detto prima, e introducono artefatti video, tanti problemi. Input lag, and even motion blur. And this can happen on your modern TV regardless of what cables you're using. There's also the fact that your 240p games need to be upscaled on your modern TV that's either in 1080p or 2160p.
E la TV moderna, oltre a fare tutto ciò, oltre ad interlacciare, deve upscalare il segnale di 240p in 1080 o altro. As if they were displayed in 240p, they'd be tiny. And upscaling is just extra digital processing that needs to be done to the video signal, which, you guessed it, is gonna cause input lag. Or this upscaling can E questo upscaling introduce altro input lag. also result in your games being stretched to fill the entire screen, which O i giochi vengono strecciati in 16 noni. is definitely not good. Now, Non there va is bene. a way to help your TV better interpret a 240p signal, and that's with the use of an external video processor. C'è solo un modo per aiutare la televisione a interpretare nel modo giusto il segnale video delle retro console che gli date, e quindi aiutarla ad interlacciare nel modo corretto quando c'è il 480i non quando c'è il 240p, e a fare l'upscaling nel modo corretto senza introdurre input lag, è tramite l'utilizzo di un processore grafico, un processore di upscaling esterno, come può essere il RetroTink 5X, per esempio, o l'OSC, o il GBS Control, o il Frame Master. Cioè un upscaler dedicato al retro gaming. Which is just a fancy box that helps you get around a lot of the limitations of È uno scatolotto che vi consiglia di risolvere tutte le limitazioni dell'upscaler interno alla vostra TV moderna. modern TVs. The RetroTink 5X is one of these, and È quello che ho io da anni, ragazzi. Sicuramente. Secondo me è il migliore. È il migliore come rapporto qualità-prezzo. Non c'è niente da fare. Fa tutto quello che serve. Rapporto qualità-prezzo. Poi ovviamente ci sono soluzioni migliori. Il RetroTink 4K. Ma per ora questo è il migliore. Per tanto tempo il migliore è stato l'OSC. O il Frame Master prima. Ora è lui. people often recommend it as being pretty good. With it, you don't have to worry about your TV not having analog inputs, because the device itself Con lui non avete bisogno di preoccuparvi neanche delle connessioni analogiche, perché le supporta praticamente tutte. SCART, SCART RGB, il component, il S video, tutto supporta. has all of them, E fa l'upscaling in 1080 e lo converte anche in segnale digitale tramite cavo HDMI. along with also letting you use RGB, the best Permette anche di usare l'RGB. analog signal. An RGB on a modern TV pretty much just looks like you're emulating these games, as Sembra addirittura che quando voi collegate le console tramite un upscaler in RGB sembra che state emulando, nel senso che vedete una qualità video assurda. Cioè, vedete la qualità di video massima. everything is nice and crisp. Tutto è bello e bello nitido. You also get much better scaling options and reduced input lag. E non avete input lag molto molto basso. So if you're playing on a modern TV with original hardware, an external video processor is a must. Quindi se volete giocare su una TV moderna con una console originale, è fondamentale avere un upscaler esterno come il RetroTink 5X Pro o l'OSC o altro. But just keep in mind that these devices will run you several $100s, Ma questi dispositivi costeranno un bel po'. with the RetroTink 5X itself costing $325. Regardless though, this should illustrate my point that there's a lot of hurdles to get through to make 240p games look good on a modern TV. Quindi far vedere bene i giochi in 240p su una TV moderna richiede tutti questi passaggi, queste cose opzionali. Qui abbiamo Super Mario Bros. Del NES scalato correttamente su una TV moderna. And compare this to CRTs that natively support 240p. E in confronto i CRT supportano già nativamente il 240p senza problemi. E come vedete abbiamo anche l'immagine che è migliore. Adesso vedremo poi le differenze. And can display it on the screen without requiring any extra video processing. Senza processori video esterni su CRT. It's overall quite hassle-free to get a good image on a CRT, especially if your CRT has a good composite picture, because then you could just use composite cables. Now if you're Solo $300, per me 4 tagliati fini, grazie. E io ce l'ho quello lì, no, ma come ho detto prima è costoso, ma infatti in questo video faremo vedere che comunque l'utilizzo del CRT è la soluzione migliore. Però ovviamente, come ragazzi, se siete come me, fate gli stream, youtuber, dovete catturare in console, giochi eccetera, volete utilizzare in contemporanea sia i CRT che le televisioni moderne, perché ve lo richiede, perché dovete trasmetterlo attraverso televisioni moderne,
per avere risoluzioni 1080 per fare le live e quant'altro, i video, ragazzi, è necessario avere entrambe le cose. È necessario avere il CRT, le console originali collegate al CRT con connessione RGB, component, quello che volete, e dall'altro lato avere anche l'upscaler che vi consente di avere un'immagine di buona qualità anche su dispositivi più moderni. Emulating on a modern TV, then there's no hassle as emulators quite effortlessly provide you with RGB level picture quality. Sì, poi c'è sempre la soluzione dell'emulazione che vi consente di giocare ai retro gaming in qualità RGB senza problemi sulle televisioni moderni. Certo che ci sono soluzioni ovvio che costano un po'. Beh, certo, sì. Certo. Però oramai ci sono sempre cioè è sempre meno, c'è sempre meno divario, perché ci sono upscaler di buona qualità come l'OSC e il GBS Control che li trovate veramente a poco. Ormai l'OSC usato lo trovate a 80 euro e il GBS Control lo trovate anche nuovo a 50-60 euro. Sono upscaler di qualità buona, ovviamente non come il RetroTin 5X, però o il RetroTin 4K o quello che era il Frame Master, però è un buonissimo compromesso. And let's talk Tranquillo Igor, non preoccuparti, lo so che non stai bene, no, ma poi ti puoi recuperare la live quando vuoi, non preoccuparti, perché qua è ancora lunga, quindi non so che ora farò. Comunque riposati, mi ha fatto piacere che sei passato. Ecco, poi se te la senti di commentare o anche in privato, insomma, quando vuoi parlarne, sono qua. about what people generally consider the best 240p picture on a modern TV. It's a look that I'm gonna refer to as the raw pixel look. Allora, quello che generalmente le persone oggi considerano una buona qualità di immagini, di video su una TV, diciamo, nel retro gaming, è questo tipo di immagine. Un'immagine che definiamo a raw pixel, cioè a pixel grezzo. Vedete? Cioè, a domani, Igor. Vediamo un pixel, cioè questo tipo di immagine col pixel grezzo, bello nitido, viene considerata ottima al giorno d'oggi per il retro gaming. Questo è lo standard. Because every individual pixel Ragazzi, se non conoscete Igor, seguitelo anche lui sul suo canale, perché è veramente un esperto, una persona appassionata. Ve lo dico perché magari qualcuno è qui e non lo conosce. Gli LCD giusto per stream, scaler sempre da utilizzare su CRT hanno senso. Allora, gli LCD vanno bene per la stream, gli scaler vanno sempre bene da utilizzare per le TV moderne, ma sul CRT non hanno senso, appunto. Sul CRT non ci vuole l'upscaler. Su CRT giocate con la connessione che volete, composita o RGB o component o S-Video. Ovviamente ci sono i vari step di qualità. Se invece volete giocare su TV moderne con le console originali, ci vuole assolutamente l'upscaler. is distinguishable and there's a clear separation of color between them. Questo tipo di immagine bella separata con tutti i pixel separati è quella tipica degli emulatori o quella delle console appunto collegate a TV moderne con qualità RGB o component tramite upscaler. As in, no colors blend with each other I colori non si mescolano uno con l'altro. Questa è la qualità che viene considerata oggi la migliore per quanto riguarda il retro gaming. or appear smudged. I contorni non sono sfumati l'uno nell'altro, sono stranitidi. The image is overall very sharp and has L'immagine è molto nitida. no noticeable blur in it. I generally find that this is what people want when it comes to playing 240p games on a modern TV. Questo è quello che le persone cercano, questa qualità di immagine è quello che le persone cercano quando vogliono giocare giochi in 240p su una TV moderna. Whether through emulation or original hardware, Sia attraverso emulazione o hardware originale attraverso upscaler. this is the goal. And on original hardware, it's really only achievable by using component or RGB connections. Questa qualità è possibile ottenerla da hardware originale soltanto attraverso l'utilizzo di cavi component, di segnale component o RGB. However, on a CRT, 240p games don't look like this at all. Però su una TV CRT questi giochi in 240p anche tramite component e RGB non appaiono affatto così, non appaiono affatto scalettati col pixel
crudo e grezzo così. Appaiono completamente diversi. And here's where my argument comes into play. Ed ecco che arriva il focus, il tema principale di questo video, di questa live. Quello che state tutti aspettando, anche se è ancora lunga. That I take issue with the raw pixel look. Avete visto la And differenza? Avete visto la differenza? Sinceramente, a me piace di meno questo. A me questa immagine, come appare, dei pixel crudi, grezzi, nitidi, di come appaiono i giochi su televisori moderni, emulati o tramite upscaler, piace di meno che come appare invece sui CRT, come abbiamo visto prima. it degrades the quality of 240p games. I don't like how flat, blocky, and Vedete come l'immagine appare piatta, bloccosa, a blocchi, no? Guardate come appare, è a blocchi, è tutta pixelata, non mi piace molto, neanche a me. Non mi piace molto neanche a me. Non è così che era stata intesa dagli sviluppatori. Questo se lo vediamo su un monitor moderno, se lo vediamo su CRT cambia completamente. pixely everything is. It just makes these games look dated when they really don't have to. Which Guardate, is guardate. Sembrano molto più vecchi di quello che sembrano, quando in realtà, guardate, qui abbiamo RetroArch con un shader CRT, è molto simile a quello che se n'è in realtà su un CRT. Guardate la differenza. Cioè sembra un'altra cosa, è irriconoscibile, come ho detto nella copertina di questo video. completely my opinion, so feel free to tell me why you think I'm wrong in the comments. Now, on a CRT, 240p games just look amazing. Su un CRT i giochi di 240p appaiono stupendi. I mean, this is how they're supposed to look. Just look at these È come era previsto che apparissero. Guardate qua, ragazzi. Guardate, su una TV moderna, sia che emuliamo, sia su console con upscaler, questo mostro appare così, con pixel crudi, estremamente nitidi e grezzi. Guardate invece su CRT, cambia completamente. side-by-side comparisons. Isn't it crazy? I mean, even if you think I'm nuts and prefer the raw pixel look, you can at the very least agree with me on how Guardate che roba. Voi potreste apprezzare ovviamente di più il look a destra del raw pixel. Magari qualcuno potrebbe piacere di più il raw pixel. Ma non potete negare che è completamente diverso come appare. Cioè, a destra abbiamo una grafica, un modo di apparire grafico che si vede che è datato, brutto. Boh, cioè non brutto, però datato, bloccoso, grezzo. Guardate invece a sinistra. Certo, è meno nitido, ma è tutto più retro, è tutto più vintage, è tutto più, non so come dire, è più artistico, ragazzi, quella è arte, cioè è tutto più omogeneo, non so come dire, è più artistico, appunto, non so come dire, ci vorrebbe un aggettivo giusto, ma è chiaro, no? different the two look. So even though I prefer the CRT look, it's interesting Io preferisco il look CRT. Cioè, il retro gaming come si deve è quello che noi ci ricordiamo e il look è quello da CRT. to note that the raw pixel look is what these games are in actuality. Allora, nella realtà il gioco è quello, cioè nella grafica è quello che vediamo a destra. Il raw pixel è come il gioco veramente disegnato. Ma quello che noi dobbiamo vedere, perché è così che gli sviluppatori intendevano questi giochi che andassero visti all'epoca, è quello che vediamo a sinistra. Diciamo che sebbene la grafica e il disegno sia quello a destra, che è quello che vediamo con gli emulatori o con l'upscaler su TV moderne, noi avremmo dovuto vedere, per avere un'esperienza autentica e originale, in linea con quello che gli sviluppatori all'epoca volevano, avremmo dovuto vedere quello che vediamo a sinistra. La differenza tra i due è introdotta dalla tecnologia che utilizziamo, il CRT, che disegna le immagini in quel modo qua. Like when artists designed the pixel art, they worked with individual pixels that were even squares. Quando gli artisti fanno gli sprite, fanno pixel art lavorando sul singolo pixel che è un quadrato, poi dopo sul CRT viene trasferito disegnato come linea orizzontale. But I don't think it's what we're supposed to see. And non dovremmo vederli in realtà quei pixel, cioè l'artista lavora sui pixel, sui quadratini, ma in realtà noi non
non dovremmo vederli, perché è lì che sta la magia, cioè è lì che è la grafica, non nel vedere i quadratini che sono quelli che, come dire, che sono quelli che l'artista ha utilizzato per disegnare. Noi dovremmo vedere un'immagine in cui non si vedono i quadratini utilizzati per disegnare l'immagine stessa. This is where the CRT comes in Ed ecco perché la CRT è meglio. to transform this pixel art Ma è into meglio perché l'artista che disegnava il gioco, chi disegnava questi giochi, intendeva far vedere quel look. something that's more appealing to the eye. È qualcosa di più piacevole per gli occhi. It's kind of like the raw pixels are a plain cake. And Guardate ragazzi. Cioè, oggettivamente, anche chi di voi qua ci sta seguendo ha sempre usato emulatori o console su monitor moderni. Come fate a negare che sia meglio? Cioè, come fate a dire che quello che vedete sopra è meglio di quello che c'è sotto? Come fate? Se vi definite retro gamer, se vi definite appassionati di retro gaming, come fate a dire che quello che vedete sopra è più retro di quello che vedete sotto? Non potete. Tutte le imperfezioni, le brutture spariscono nei CRT. the CRT is there to add the frosting and small details to it. And this frosting just does it for me. It's honestly a breath of fresh air. If you're Guardate. Devo aggiungere altro. Guardate soltanto la gonna. La gonna, guardate gli occhi, guardate la corona, guardate anche i capelli, le scarpe, guardate come diavolo cambia sul CRT. A destra abbiamo un ammasso di pixel indefinito, tutto squadrato, brutto. A sinistra abbiamo un'immagine che si definisce propriamente retro, che è sfumata, che è artistica anche e che rappresenta meglio il personaggio. used to looking at these games on a modern TV. The image is now much rounder and seems to have more depth even. Ha più profondità l'immagine, è anche più tonda. Guardate che differenza, accidenti. Text in a lot of games is completely changed now too. It's no longer blocky and becomes Il testo non appare più bloccoso a blocchi, more rounded. più arrotondato. I guess it wasn't supposed to look so pixely. Also, Non eravamo tenuti a vedere le cose così tanto pixellose. look at these backgrounds. They're much more legit now. Guarda ora i background, sono molto più legittimi, più naturali. They get smoothed out just enough to make them more convincing and Vengono smuttati nel modo giusto per apparire più convincenti. prevent them from looking pixelated. Non appaiono più pixellosi. Chrono Trigger's backgrounds, for example, benefit from this and look beautiful. Colors blend very nicely now too. Il colore ora si mescola anche molto bene l'uno con l'altro, senza differenze forti. Qui vediamo RetroArch col composito, con lo shader composito. And diagonal or slanted lines don't appear to be made of tiny squares anymore. Le linee non appaiono più fatte di piccoli quadratini ora. I have to point to Chrono Trigger again and this art in the menu. I mean, it's clear that the artist wanted this to look like a panel in a manga. And È chiaro che su Chrono Trigger l'artista nel menu voleva che il personaggio apparisse come in un manga. Certamente non così, ok? a modern TV really doesn't convey this look as well Sulla TV moderna non appare affatto così, ok? as a CRT does. Just because the lines here look so jagged, rather than how smooth they look on a CRT. And this translates to other games too, and gives them a much more cartoony look. I giochi sembrano più cartuneschi, più da manga. Su molti titoli appare questo, sul CRT intendo. I see this the most in Super Mario Bros. Su Super Mario Bros. Si vede molto. Adesso vediamo perché. But also in Super Mario World. Just look how cool Mario looks here. Guardate anche su Super Mario World quanto appare, quanto si vede, che Mario è molto meglio qua. Also, in the case of 3D 240p games, as in stuff on the PS1 and Nintendo 64, you'll find that they also largely benefit from being displayed on a CRT. Anche nei primi giochi 3D come su Saturn, Nintendo 64 e PS1 si vede chiaramente che questi titoli beneficiano molto dal fatto di essere utilizzati su CRT. Because 3D characters look less pixely and are better defined. Perché i personaggi sono più definiti
e appaiono meno scalettati. So that PS1 or N64 jaggedness you might be used to won't be as noticeable on a CRT. Diciamo, la grezzosità dei pixel di PS1 e Nintendo 64 su CRT non la noti. And also consider that despite the fact that these games are in 3D, they still use a lot of 2D pixel art for their menus and on-screen overlays. E anche se sono giochi 3D utilizzano molta pixel art 2D per menu e overlay. Also, these consoles are probably the ones that look most dated when played on an emulator. E queste qua, PS1, Nintendo 64 e Saturn, sono quelle che appaiono sicuramente le più datate quando emulate o giocate con upscaler. Quindi per PS1, Nintendo 64 e Saturn il CRT è ancora più fondamentale, assolutamente. There's just something about the graphics that when played on a modern TV, they just look shitty. Appaiono brutte, veramente schifose quando giocate su TV moderne, le console di quinta generazione. It's almost like I'm playing a completely different game. Sembra veramente un gioco diverso. But on a CRT, there's gotta be some black voodoo magic going Ma sul CRT c'è una specie di magia voodoo nera che migliora tutto. on. Like these games have no right looking this good. We should also talk about scanlines, because even though they're a side effect of how 240p games are displayed on a CRT, Le skylines, sebbene siano come dire, un effetto collaterale di come l'immagine viene prodotta sul CRT, they still help better define pixel art graphics. creano comunque una grafica più definita a livello di pixel. I mean, a lot of the CRT advantages I mentioned earlier are augmented by scanlines. Un sacco di vantaggi della CRT che abbiamo visto prima sono sostenuti dal fatto che la CRT funziona con le skylines. Stuff like removing jaggedness or rounding an image. Tutto questo, roba come rimuovere la squadrettosità e i bordi appunto grezzi, quindi arrotondare il tutto. If you're emulating, simply adding a filter that adds black horizontal lines over an image will also achieve this effect, which is interesting because that's not exactly how scanlines work on a CRT. But I'm so used to them at this point that Si può anche emulare l'effetto filtro scanline su un emulatore sul PC e TV moderna, ma non è la stessa cosa che come con un CRT reale, ovviamente. Però sicuramente ci si avvicina. it feels weird playing 240p games without them, and it should considering how 240p works. Another thing I like about Il 240p funziona così, insomma, prevederebbe l'utilizzo delle scanline, cioè ci dovrebbero essere scanlines perché funziona così. Funziona così. CRTs is that they almost seem to add texture to an image, which is caused by groupings of phosphors on the screen. It's pretty technical, and I'm not sure I even understand it completely, but look just how different this close-up is between my CRT and a 1080p screen. Guardate la differenza di come un'immagine appare su una CRT e su uno schermo moderno, TV moderna 1080p, con i pixel crudi, guardate. It's almost like the CRT has a grain to it, and I hate to even use that word because grain is usually considered a bad thing, but it just gives the image a nice amount of depth and stops it from looking flat. Also, it seems like a lot of emulators agree with me that you aren't supposed to see the raw pixels of a 240p game, because many of them have smoothing settings turned on by default. Molti emulatori utilizzano impostazioni di smoothing attivate di default perché tentano di farvi capire che appunto non dovresti vedere il pixel nudo e crudo, perché su CRT non si vedeva. You know those settings that just blur everything? Ecco perché vengono messe impostazioni per blurrare il tutto, per sfumare il tutto, Like bilinear filtering? come il filtro bilineare. And they do manage to hide the raw pixel look and make these games look less blocky. Riescono a rendere i giochi meno bloccosi, meno pixellosi, però fanno perdere molta nitidezza. But they're just a little too blurry. Sono troppo smuttati, troppo confusi, troppo... Sì, invece sul CRT rimangono molto nitidi. And this isn't at all what games on a CRT look like. Quindi non si riesce a ottenere lo stesso identico effetto che c'era sul CRT, dove mantieni un effetto di smoothing buono, ma mantieni comunque nitidezza e definizione. Thank God. CRTs give you a very desirable smoothing while still looking pretty crisp, whereas smoothing filters just make it look like you're viewing a game through a foggy pair of glasses.
And while they do hide the raw pixels, they don't do anything about the flatness in these games. So I'm Già. just not a fan of smoothing or bilinear filtering. Anch'io non sono affatto un fan dello smoothing o del filtro bilineare sugli emulatori, perché non ottieni l'effetto che avevi sul CRT, che era ottimo. Migliori la squadrettosità dei pixel, ma non ottieni niente di meglio. And I feel like it's another contributor towards making people remember these games as worse than they were. Part of the reason that CRTs do a better job at smoothing includes better gradients and shading. Allora, il CRT consente di vedere meglio i giochi vecchi perché c'ha uno smoothing migliore e una gradazione dei colori migliore. Which is where dithering enters the conversation. Ok, ora parliamo del dithering, che è un altro termine tecnico per quanto riguarda la rappresentazione grafica dei giochi di retro gaming. It's probably a term you've heard before but never really knew what it meant. Dithering in video games is where noise is added to an image to create desired visual effects. Il dithering è un processo, termine tecnico, tramite cui viene aggiunto del rumore, del disturbo nell'immagine per creare una scalettatura, come dire, di colori che insieme con il CRT vengono sfumati, non so come dire. Come vedete qua vengono messi tanti scalettature di colori diverse, dalla più chiara alla più scura, che noi qui vediamo nella sua purezza perché vediamo l'immagine su una TV moderna col pixel nudi e crudi, grezzi. Ma quando lo giochiamo su CRT si crea un effetto sfumatura che il colore passa dall'essere il più chiaro al più scuro in modo omogeneo. Questo, il dithering, quindi è una tecnica grafica che serve a fare questo effetto, ma su CRT. Se voi invece lo vedete su TV moderna è molto brutto, come vedete è brutto il dithering. And this noise usually comes in the form of checkerboard patterns such Questo rumore, chiamato il dithering, che è un rumore di colore, appare sotto forma di scacchiera di colore, as this one. And these checkerboard patterns, with the help of some un pattern a scacchiera di colori a quadrati. CRT smoothing or a composite connection, can do stuff like create transparency effects or Vedete, con un cavo composito su un CRT si crea un effetto di trasparenza che smuta il tutto e fa un passaggio di colore estremamente omogeneo. E vedete, tutto appare molto meglio. smooth color gradients. Like say you Quindi anche il gradiente di colore è smutato molto bene. want to create a smooth gradient, but you only have 3 shades of a color to work with. I mean, you can place them right next to each other, but this isn't a very convincing gradient. Now say we add some noise to the image. Guardate, qui abbiamo un'immagine appunto su TV moderna che appunto senza noise. Abbiamo un gradiente di colori dal più scuro al più chiaro, però vedete c'è una divisione netta, non è molto convincente. Se ora aggiungiamo interferenza, noise, diventerà tutto omogeneo e si passerà dal colore più scuro al più chiaro in modo omogeneo e naturale. While still only using those same Cioè, prima lo facciamo con i pixel, dopo aggiungiamo un filtro. 3 shades of color. It's still not a convincing gradient, Non è ancora convincente. Abbiamo aggiunto soltanto dei pixel, ora dobbiamo aggiungere interferenza. but if we place it on a CRT Quindi lo mettiamo su un CRT con il cavo composito per aggiungere interferenza. using composite, we would get something like this, a very nice gradient. And that's what dithering is all about, really trying to get the most out of the CRT hardware we have. Quindi il dithering è una tecnica che serve per ottenere il massimo possibile da una CRT, una tecnologia CRT, sfruttando il gradiente di colore in modo omogeneo. Ciao Zigo, porta Final Fantasy. Porta Final Fantasy. Per ora sto portando Ark, il tramonto degli spiriti, quindi penso che sia già tanto. Finito quello ci posso pensare. Volevo tanto portare Final Fantasy 6 magari, però ora stiamo a parlare della tecnologia che c'è alla base di questi titoli leggendari. Zigo qua Zigo gioca su un 32 noni, LCD o OLED, non lo so. Comunque non stai rispettando quello che la tecnologia di questi titoli prevedeva. Both the PS1 and Sega Genesis made great use of dithering.
Allora, le due console che utilizzano in modo più ampio assoluto il dithering sono PS1 e Genesis Mega Drive. Queste console sono veramente piene di dithering, such as in the Genesis game Earthworm Jim. soprattutto in Earthworm Jim. Take this screenshot from the game as an example that I captured using an emulator. You see Questo screenshot del gioco preso con un emulatore. Guardate quanto dithering c'è, guardate quanto pattern scalettato c'è di colore. all the noise around it, the visible C'è molto, molto disturbo. checkerboard patterns? Now, if we look at the same thing on a CRT via composite, we get a smooth gradient all around. Guardate su CRT con composito come invece tutto appare molto più omogeneo, come il colore è sfumato nel suo gradiente. Perché è così che gli sviluppatori intendevano che il gioco si vedesse, ragazzi. Quindi il CRT, ripeto ancora una volta, è fondamentale. Guardate la differenza. Cos'è meglio? È assolutamente meglio questa l'immagine. Questo è il vero retro. Il retro è quello. Se definite retro gamer, il CRT purtroppo ci vuole. Purtroppo. Purtroppo perché non è facile da mantenere, però ci vuole, ragazzi. Ma avete tutto un altro beneficio. With much more convincing shading. L'immagine è molto più convincente, anche l'ombreggiamento. A simpler example was the green Ecco, questo è fenomenale. Un esempio molto semplice sono i tubi di Super Mario. Guardate lì quanto dithering c'è. Guardate l'ombra. pipes in Super Mario. Su un emulatore o su NES in questo caso, che giocate con upscaler su monitor moderno, lo vedete così. Quando usiamo il CRT, Bros. You ever notice how there's a slight checkerboard pattern on the right side of them? Well, on a CRT via composite, this checkerboard pattern turns into a nice looking gradient on the pipe. diventa un gradiente piacevole sul tubo che fa ombra. Another often cited Questo è fenomenale, ovviamente. Sonic su Mega Drive o Genesis, la cascata. Qui siamo in RGB oppure emulazione su TV moderna con l'upscaler. Mettiamolo su composito con CRT. example of this are the waterfalls in Sonic the Hedgehog. When viewing them on an emulator, they don't really appear to be transparent at all, Non sembra trasparente l'acqua, no? Così. Quando la colleghiamo sul CRT, but when we switch to a CRT via composite, the col composito, guardate, l'acqua sembra trasparente. Viene aggiunto un effetto trasparenza perché il noise del composito consente questo. difference is insane. Also, if you want to know the explanation behind this, I suggest you check out Displace Gamer's video on the subject, titled Dithering on the Sega Genesis with Composite Video, as I feel he provided a really good explanation on how the waterfall trick works. So yeah, Vabbè, se volete vedere in maniera approfondita come funziona il trucco della cascata col dithering sul Mega Drive e il composito, c'è quel video lì da guardare. this is just another Oh ragazzi, Silent Hill della PS1 è un gioco che è pieno murato di dithering. È uno di quei giochi che è ingiocabile su monitor moderno, su televisione moderna. Questo ragazzi assolutamente giocatelo su CRT perché veramente perdete tutta l'atmosfera, perdete la grafica come doveva essere, l'effetto che gli sviluppatori intendevano. Guardate quanto disturbo vedete, quanto dithering, quante croci, quadrati, guardate che roba. issue with displaying a game's raw pixels, that these dithering patterns will be clearly visible and quite jarring to look at. I mean, you're Sono veramente è brutto veramente da guardare. Pure senti il primo è un gioco della Madonna, ma va giocato su RT. C'è niente da fare, guardate come appare. not even supposed to be able to see this at all. Non era previsto che noi vedessimo questa roba, non era previsto, perché noi appunto andava giocato su RT. And if you like playing PS1 on modern displays, then this is probably going to bug the heck out of you. Esatto, giocare a PS1 su TV moderna è veramente... Io lo faccio per esigenze di streaming, però ragazzi, per fortuna allora ragazzi, il RetroTink per fortuna introduce anche dei filtri di scanline molto buoni. Il problema è che se io faccio la live non ho una banda di trasmissione così buona, quindi verrebbe un'immagine confusa. Però per fare i video eccetera assolutamente bisognerebbe registrare i gameplay con le scanline abilitate, perché i giochi andrebbero... Per fortuna il RetroTink ha delle scanline di ottima qualità, perché è un upscaler esterno progettato per il retro gaming, quindi simula molto bene le scanline dei PVM, dei BVM e anche di altre cose. Ed è tanta roba, perché, ripeto, nelle live non riesco a farlo, ma nei video singoli sì, perché
ho tutta la qualità video che voglio. In termini di bitrate parlo. Although if you're emulating, you can turn dithering off. Also, notice that I Con l'emulatore puoi anche togliere il dithering, però non è esattamente come doveva apparire il gioco. keep mentioning composite here, and that's because composite cables work really well with dithering, Guardate quanto il composito funziona bene col dithering. and developers were largely targeting them when implementing the technique, because composite gives you more smoothing than stuff like S-Video and Component. Il composito dà più smoothing, più diciamo ammorbidamento all'immagine di S-Video e di component. Which leads me to another question. How did different analog cables affect our 240p image? Recall that I said composite is pretty bad on a modern TV. Il composito è molto brutto su una TV moderna. Well, on a CRT, it can be really good depending on the type of TV you have Ma su CRT può essere molto buono in base al tipo di TV che avete and the console you're playing. e la console che state usando. I do find though that even on CRTs, composite gets a lot of hate. Però normalmente anche su CRT il composito ottiene molto odio tra le persone. And part of it's justified, as it has more video noise and just isn't as sharp as higher quality connections. Ed è giustificato questo odio dal fatto che ha molto interferenza video e non è così definito in nitidezza come le altre connessioni. It can also make small text in certain games Può anche rendere il testo piccolo in molti giochi illeggibile. harder to make out. Although this isn't really an issue in 99% of 240p games. Ma non è un problema nella maggior parte dei giochi 240p, cioè su CRT. Però, come vedete, su GTA San Andreas può essere un problema. As the developers knew not to make the text too small. One Perché gli sviluppatori sapevano di non fare il testo troppo piccolo. example I can think of where it is an issue though is in Gran Turismo on the PS1. Gran Turismo della PS1 però ci sono dei problemi. When you look at a car's description, the text is pretty small and Se guardate la descrizione della macchina è molto piccolo il testo, col composito si fa fatica a leggere. not as legible if you're using composite. The biggest issue with composite, in my opinion, though, is that it can create distracting video artifacts. Sì, la cosa peggiore del composito è che può introdurre degli artefatti video che ti distraggono, troppo invadenti. And the most prevalent of these happens in a lot of NES games. Appare molto in molti giochi NES, quelli a scorrimento orizzontale, per dire. I'm playing Castlevania here, and just look at how the background appears to flash or shimmer as the game C'è il background che shimmera e flasha, perché vengono introdotti questi artefatti tramite il composito. Non è certamente il massimo. scrolls. This effect is called dot crawl, and is prevalent in just about every side-scrolling NES game, although it's more noticeable in games that have a lot of detail in their background. È molto prevalente nei giochi che hanno un sacco di dettagli nel background. Which is why you won't really notice it in Super Mario Bros. In Super Mario non lo noti perché nel background non c'è quasi niente. unless you look very closely. Now if we look at the SNES, you'll find that dot crawl is a lot less noticeable on this console. And if you've played SNES via composite, I wouldn't be surprised if you never noticed it. Su Super Nintendo invece non si nota questa cosa, perché la console è fatta diversa. Although it is still here. Just look at C'è ancora, ma lo noti poco. these vines in Super Mario World as we ascend them. See how they shimmer? So dot crawl is glaringly apparent in 2D side-scrolling games, but not so much in those 3D 240p games, which is why the PS1 and N64 really shine when it comes to composite. Invece PS1 e Nintendo 64 veramente sono stupendi col composito perché non hanno quegli artefatti lì sullo sfondo, non vengono notati molto perché non sono a scorrimento. Like I really can't detect any weird video artifacts here, other than Non si notano strani artefatti video su queste console. just video noise. So composite on the PS1 is honestly perfect Il composito su PS1 e Nintendo 64 è praticamente perfetto. if you have the right TV, that is. And that's another thing to consider when it comes to composite on a CRT, that the TV you have very much affects quality. La TV che hai, CRT, influenza molto la qualità. Molto. And its signal looks a lot better on smaller TVs. Just look how much Il segnale appare molto migliore sulle TV piccole. Guardate qua la differenza che c'è tra una TV a 20 pollici Emerson e una 24 pollici Sony. sharper composite is on my 20-inch Emerson
Guardate quanto il composito è molto più nitido sul 20 pollici, perché è più piccola. compared to my 24-inch Sony. Not only does the TV matter, but the console you're playing does too, as certain consoles just have better composite quality than others. Però ci sono console, anche, non solo la TV c'entra, ma anche la console, perché sono delle console che hanno il segnale composito migliore di altre. The SNES, for example, has one of the best composite signals, Il Super Nintendo ha uno dei segnali compositi migliori in assoluto. and I really don't mind playing it, even on my 24-inch Sony. We also have to consider what I mentioned earlier, that composite and dithering go hand in hand, and this signal really allows those checkerboarding patterns to be nicely blended and completely invisible to the eye. Ovviamente se giocate a giochi che prevedono molto dithering è necessario il composito, il collegamento composito, perché è quello che sicuramente consente la qualità d'immagine migliore, cioè la resa grafica migliore. Whereas if we move up in quality, the checkerboarding becomes more apparent. Se vai sull'RGB o il component, l'effetto di checkerboard del dithering appare. And we also get closer to that raw pixel look, although it isn't completely achievable on a CRT, even if you're using component. Fortunatamente neanche col component o con l'RGB su un CRT quella squadrettatura del dithering non è così evidente come su un monitor moderno. And let's talk about these higher quality video connections, namely S-Video and Component, which are only supported by certain CRTs. They do generally become easier to find as you move up in size. I'm grouping Il collegamento S-Video component diventano più facili da trovare man mano che la TV CRT aumenta di dimensioni, ovviamente. S-Video and Component together because the difference between them isn't very large. But once you Non c'è molta differenza tra S-Video e component, come vedete. upgrade from composite to at least S-Video, you'll notice that all the pesky video noise and visual artifacts Come vedete invece la differenza tra composito e S-Video è tanta. C'è molta meno disturbo nell'immagine. are completely eliminated. You also get a much clearer image with a reduced amount of smoothing. In terms of component though, just think of it as being slightly sharper than S-Video. Invece il component è soltanto leggermente più nitido del S-Video. I even heard someone say that if you have an index that measures quality from 1 to 100, then composite can be thought of as 50, while Allora, se ci fosse una scala da indicare la qualità da 1 a 100 delle varie connessioni analogiche, si potrebbe fare questa. Composito 50, S-Video is 90 and component is 100. S-Video 90 e component 100. I mean, I'm biased, but I'd probably put composite at 70, while Sì, magari il composito si alzerebbe un po' di più, bisognerebbe alzarlo un po' di più, perché comunque già soltanto per il fatto che toglie l'effetto, cioè serve per il dithering, sì, io metterei a 70. keeping S-Video and component where they are. However, your picture quality will depend on the size of your TV, Ma la qualità dell'immagine dipenderà dalla dimensione anche della TV. as bigger CRTs generally have worse composite signals. Le TV più grandi hanno un segnale composito peggiore di solito. So I think that the people that hate composite are probably viewing it on a 27-inch or larger. Quindi le persone che odiano il composito è facile che lo odiano perché giocano su una TV almeno da 25 pollici. Però c'è da dire che se avete una BVM, scusate, avete una BVM e una PVM come la mia, lì il composito si vede molto bene. Poi se ce l'avete tipo da 20 pollici, una misura media, si vede molto bene il composito, oltre all'RGB. Now some people even claim that S-Video and component are a little too sharp for them. Alcune persone dicono addirittura che l'S-Video e il component sono troppo nitidi perché introducono troppi pixel. Because they feel that composite rounds pixel art much better, and that with higher quality connections, you start to get more of that blocky appearance. Dicono che con le connessioni analogiche di maggior qualità come S-Video e component appare l'immagine più troppo bloccosa, squadrettata. Pensa a te. And composite does round images better. I'll again point to this art in Chrono Trigger. Composito arrotonda le immagini sicuramente meglio. On the left we have composite, while on the right we have component. The composite version of it definitely has lines that are smoother and closer to that manga appearance, while the component image is a little bit more blocky, but L'immagine component su CRT è un po' più bloccosa, squadrettata,
rispetto al composito, ma sicuramente è molto meglio, è molto meno squadrettata e bloccosa che i pixel grezzi e nudi e crudi che appaiono invece su un LCD, su un monitor moderno. but it's nowhere near to the raw pixel look. So composite does have the higher quality connections beat here. Another downside with these connections though is that the dithering patterns start to become more apparent. The checkerboarding Sì, il dithering appare di più usando component o RGB ovviamente rispetto al composito. will be more visible, and you really won't get that blending you would on composite. So we can say that each connection has its own advantages. As video and component are a tiny blending, patterns start to become more apparent. The checkerboarding will be more visible, and you really won't get that Comunque la bloccosità del dithering appare ma poco. blending you would on composite. So we can say that each connection has its own advantages. As video and component are a tiny bit more blocky, but just so damn sharp. Quindi ragazzi, il compromesso sta nel scegliere o composito o component S-Video o RGB. Il composito smuta tutto bene, arrotonda bene, però introduce artefatti grafici ed è meno nitido. Il component o l'RGB o l'S-Video sono più nitidi, sono un po' più bloccosi, ma sono belli nitidi e belli chiari. Io ho sempre utilizzato sulle mie TV CRT l'RGB o il component, dico la verità. Io ho sempre usato la qualità analogica migliore perché io preferisco la nitidezza. Per me il CRT con la qualità analogica migliore è il miglior compromesso tra la bloccosità di questi giochi come appaiono su TV moderne e l'immagine più arrotondata, diciamo più ammorbidita del composito. Ecco, la via di mezzo è quella secondo me, è utilizzare un CRT in component RGB, secondo me è proprio la via di mezzo perfetta. While composite rounds pixel art better and works well with dithering, but does have pretty bad visual artifacts. In my opinion though, I really don't mind composite, even on my 24-inch Sony that doesn't have the best composite quality. I think it's a perfectly acceptable way to play 240p games on a CRT. But at the same time, I do recognize that S-Video and Component just provide a level of crispness that's really nice to have. And I don't think they make the games look too blocky because they're still on a CRT, and the raw pixel look isn't really achievable on these TVs. So every video connection is fine for 240p games and will make these games look as intended. Ogni connessione analogica su CRT dovrebbe andare bene, dal composito al component RGB S-Video dovrebbe andare bene, perché comunque rispetta come il gioco doveva apparire secondo i sviluppatori. So up until now, I've really only given my opinion on how 240p games should be displayed, but there's also the question of what the developer's opinion was. Like, did they think that pixel art should only ever be viewed on a CRT? Furthermore, did they think that if you were on a CRT that you should only use composite? Adesso vediamo gli sviluppatori cosa dicevano. Cioè, gli sviluppatori prevedevano che tu utilizzassi soltanto il composito? Vediamo un po'. Also, did they think that you should never, under any circumstances, be able to see a game's raw pixels? Loro hanno previsto che tu non dovessi mai vedere i pixel crudi e i grezzi del gioco? Vediamo un po'. And this is a very contentious topic. Some people will say only CRTs because of the reasons I described earlier. And of those people, some of them will go a step further and say only composite because of the rounding it gives images and dithering. While others will say, nah, go with raw pixels because game artists worked with individual pixels. Allora, ci sono varie scuole di pensiero. C'è chi dice che devi vedere i pixel nudi e crudi perché gli artisti lavorano con quei pixel nudi e crudi. C'è chi dice di usare il CRT sempre col composito perché ci vuole. Ragazzi, ci sono varie scuole. When designing this art. And also because the raw pixels is what these games really are, and we shouldn't Perché i raw pixel, i pixel crudi, nudi e crudi sono quello che i giochi realmente sono, no? Questa è una teoria. alter them in any way. And while it is true that artists work directly with raw pixels, you have to consider that they did so completely cognizant that these games would be seen on a display with no pixels. È vero che gli artisti lavoravano sui pixel, facendo la pixel art, però sapevano bene che tu avresti visto il gioco su una tecnologia che non ha pixel, perché il CRT non ha i pixel, ma ha le linee orizzontali, l'abbiamo visto all'inizio. Quindi in realtà il vero modo in cui questi giochi devono apparire è come appaiono sui CRT. And also cognizant of the fact that these games would probably be viewed using composite.
E all'epoca ovviamente pensavano che questi giochi andavano visti su composito perché era il tipo di connessione più diffuso. There's clear examples of them designing art to take advantage Ecco perché facevano il dithering, perché il gradiente di colore doveva essere sfumato. of both of these things. And maybe this art would have been drawn completely differently if LCDs were the display of the time. Okay, but if you believe that developers thought pixel art should only be viewed on a CRT monitor, then how do you explain handheld games? Ecco, questa è una domanda interessante. Allora, ma se voi credete, come penso anch'io, che questi giochi vanno soltanto giocati su TV, CRT, perché non devi vedere i pixel, ma linee orizzontali, eccetera, eccetera, magari col composito, allora come spiegate le console portatili? Le console portatili non hanno il CRT, ma hanno una tecnologia diversa, sotto uno schermo moderno, e lì vedi i pixel. Cioè, qui non c'è il composito, qui c'è il segnale nudo e crudo, con i pixel crudi, belli nitidi. Vedi il caso del Game Boy Advance, vedi il caso ma anche del Game Boy, di tutto. Quindi, come si spiegano le portatili? Stuff like the Game Boy Advance or Nintendo DS, which Come il Nintendo DS o il Game Boy Advance. largely consist of pixel art viewed on a LCD screen. I giochi sono di queste console portatili sono giochi in pixel art con pixel molto grossi che vengono visti su un monitor LCD, su uno schermo LCD. Or even something like the PS1 LCD screen. Addirittura c'era anche lo schermino piccolo per la PS1 che era LCD, non CRT. Which was made by Sony and allowed you to play games designed for a CRT. Consentiva di giocare giochi progettati per una CRT però su un monitor, su uno schermo LCD. Ragazzi, vi do già io la risposta. Secondo me la risposta è che sono molto piccoli. Cioè, se lo schermo è molto piccolo, se è LCD tu non vedi i pixel. Tutto lì. Ovviamente se andiamo su una TV ci vuole il CRT. But on an LCD. But then again, a lot of these devices don't show the raw pixels of a game the same way that a modern display would. Perché questi schermi LCD piccolini delle portatili non mostrano i pixel nello stesso modo in cui una TV LCD moderna li mostra, perché è più grossa. For starters, they're really small, so you don't see the raw Sono molto piccoli, non vedi i pixel nudi e crudi. pixels in the same way. And a lot of them appear to have grids which really help shape the pixel art. Sì, e poi hanno delle... come vedete ci sono delle maschere che nascondono molto la pixel art. But even La sfumano. if they do show the raw pixels, you could say that the developers were just compromising because it wasn't Gli sviluppatori stavano facendo un compromesso tra il passato e il presente sulle portatili. feasible to put a CRT on a handheld. Also, if you believe you should only view pixel art on a CRT via composite, then how do you explain arcade machines which use CRT È vero. Addentriamoci ancora di più. Poi, se siete convinti che bisognerebbe soltanto vedere i giochi col composito su CRT, allora come spiegate i giochi arcade, i cabinati arcade, dove nel mondo arcade i giochi non erano in composito, cioè l'uscita video non è composita ma è RGB, dove si vedono i pixel nudi e crudi lì, nel mondo arcade, a differenza che le console. displays, but were generally of the RGB quality, C'era nei cabinati arcade c'era qualità RGB. which is C'è un CRT ma con qualità RGB. È per questo che io dico, secondo me, cioè, il modo migliore per giocare a retro games è usare un CRT però con connessioni analogiche buone come RGB o component. Questa è la mia idea, perché è il compromesso tra il moderno e il vecchio, anche perché abbiamo visto che già all'epoca negli arcade si usava l'RGB, super sharp and doesn't really have dove vedi l'immagine molto nitida. any smoothing. Also, arcades predate home consoles, so you can't even make the argument that we should use E poi gli arcade c'erano prima delle console di casa, quindi non puoi dire ma l'ha introdotto dopo. No, è proprio prima, capito? composite because that's the way it's always been done. È sempre stato fatto così in RGB. I mean, we could really pull our hairs out over this and start analyzing every single trailer or box art of a game to see how the developers portrayed their own art. Possiamo guardare i box di ogni gioco per cercare di capire come gli sviluppatori ce lo facevano vedere sulla confezione.
Like, you could say that the box art for Super Mario Bros. Is raw pixels, but someone else might say that the Super Mario Bros. 3 box art is cartoony. È vero. Uno può guardare il box di Super Mario Bros. E Super Nintendo e lo vede a pixel. Dice allora bisogna giocarlo col pixel. Pixel nudo e crudo. Poi vedi Super Mario Bros. 3 e lo vedi tutto cartunesco, disegnato a mano. E dici, ah ok, quindi qual è il criterio? Non si sa. And you could honestly just keep bringing up examples like box art and game screenshots and Puoi portare tutti gli esempi che vuoi, ma non sarà mai chiaro. go all day over this. As to what the developers themselves preferred, who really knows? I mean, we could ask them, but we'd probably get a variety of answers. Se noi lo chiedessimo agli sviluppatori avremmo avuto risposte differenti. Ognuno deve farsi un po' la sua idea, però sicuramente se avete un po' di buon senso, io penso che e siete dei retro gamer come si deve, sono convinto che riconoscerete l'importanza del CRT. Ecco, sicuramente non lo denigrerete come hanno fatto tanti esperti, periti del settore che appaiono tanto e sono tanto famosi e se voi volete parlare con loro e osate contraddirli vi offendono anche in modo anche sul personale e se voi pagate per apparire nei loro video, siete dei fan, pagate, venite sbattuti dietro senza neanche possibilità di parola nel sottofondo del video. Wow, fantastico. E sono dei dottori, va bene, ok, d'accordo, andiamo avanti. And does it even matter, really? I mean, if you think these games look good on a CRT, then play them on a CRT. I honestly just think that the developers were simply working with the technology they had at the E appunto lui ha detto giustamente, se questi giochi si vedono bene su CRT, gli sviluppatori pensavano che venissero prodotti su CRT, ovviamente la soluzione migliore è CRT. time and trying to get the most of it, which explains handheld gaming and dithering on composite. Another example is how the SNES's actual aspect ratio is 8:7, but on a CRT it gets stretched. Ecco, è strano perché il Super Nintendo ha un aspect ratio di 8 settimi, però su CRT viene portato a 4 terzi. Stretched to 4:3. And the developers knew this, so they made E gli sviluppatori lo sapevano questa cosa. their art to account for it. Like inserting Quindi gli sviluppatori facevano cioè tenevano conto di sta cosa, infatti l'ovale c'è una grafica di Super Nintendo fa l'ovale, ma poi su CRT diventa un cerchio, guardate. cases they drew shapes like circles of Quindi loro disegnavano sul Super Nintendo che era in 8 settimi l'ovale, sapendo già che poi il CRT l'avrebbe rappresentato come un cerchio perché lo riportava in 4 terzi, perché il Super Nintendo funzionava in 8 settimi, capito? Cioè tenevano conto di queste cose. bit thinner. Quindi questo vi dimostra che sebbene disegnassero in grafica pixel, il gioco non era stato concepito per essere visto come grafica pixel, perché il loro modo di ragionare era questo, era disegnare come la macchina lo concepiva, ma tenendo poi conto del fatto che voi l'avreste visto in modo diverso. So when they got stretched out, they would be proper circles. Or even how the devs knew the Game Boy Advance screen was really dark, so they made the games very bright to account for this. Ecco, oppure gli sviluppatori sapevano all'epoca che lo schermo del Game Boy Advance era molto scuro perché non era retroilluminato, allora gli sviluppatori hanno fatto i giochi molto chiari, con colori molto chiari, per compensare il fatto che lo schermo fosse scuro. Cioè ragazzi, questa è la storia, questo è qualcosa di inconfutabile, che non si può mettere in dubbio, ripeto, sono dati di fatto, sono molto interessanti, dobbiamo esserne consapevoli. So I think we shouldn't stress out about this too much and just enjoy these games. And speaking of enjoying these games, I think you can still get a convincing CRT look on a modern display by making use of video shaders. Ovviamente ci sono anche dei modi per ottenere un look convincente di tipo effetto CRT anche sui TV più moderne con degli shader, con dei filtri. I'm really only familiar with the RetroArch shaders, but I know that some of the external video processors offer them as well. Ci sono gli shader di RetroArch, i filtri, ma però ovviamente i filtri migliori, scanlines e quant'altro migliori stanno sugli upscaler video per il retro gaming come il Retro Team 5X Pro. Come ho detto prima, scanlines come quelli non ho ancora visto. As far as RetroArch goes, there's many different ones you can get, and even more to download from the internet. I'm not going to go too in depth on these, however, as this video isn't really about that. But it's just... Ragazzi, siamo quasi in fondo, siamo a 45 minuti, il video dura un'ora, ci siamo quasi.
Per l'1 e mezza abbiamo finito. Faccio i miei complimenti che è rimasto qui. Vedo 5 spettatori. Vi faccio i complimenti perché siete stati veramente fenomenali. Non so. Cioè, vi faccio i complimenti. Posso perché è un video di insomma 3 ore. Non so se siete arrivati dopo o no. Però complimenti davvero perché cioè, siete veramente appassionati. Io sto combattendo duramente per finire il video perché non voglio dimenticare nulla. Le cose principali le ho già dette, ormai arrivo in fondo. Uno lo può riguardare quando vuole, però penso che abbiamo chiarito definitivamente l'argomento. Ecco, poi ripeto, se vi è piaciuto mettete mi piace, se considerate l'iscrizione al canale, un eventuale abbonamento e condividete il video con, insomma, con quelle persone che sentite, quando sentite qualcuno dire vabbè ma io gioco sull'LCD in 4K, gioco sulla TV moderna in 4K col mega PC della Madonna, voglio upscalare tutto in 4K. Potete farlo, sì, però non puoi venirmi a dire che il CRT è peggio di quello, non puoi venirmelo a dire. Ecco, a me sta altamente sulle balle e non considero retro gamer, considero un insulto per il settore chi fa questo e dice che il CRT è il male. Dice, anzi, ti prende in giro perché a te piace il CRT. Ma accidenti, cioè il retro gaming si basa su quello. Poi non dico che devi per forza usare il CRT, va bene anche il 4K, quel che vuoi. Però quando tu esalti quello e dall'altro dici che il CRT brucia gli occhi, che fa schifo, e prendi per il culo chi parla delle skyline, cioè, boh. Capito? Andiamo avanti. It's cool that there's filters for both normal CRTs and also PVMs. Like they very accurately recreate how scanlines Sì, ci sono dei filtri, delle scelte che riproducono in maniera molto accurata come le scanlines appaiono sui vari tipi di televisioni, PVM, BVM. look on both of these displays. What I'm really impressed by though is the NES composite filters, because they recreate composite video noise and artifacts so well. Like Dot Crawl, this is exactly what it looks like on an NES. Just look how everything shimmers while the screen scrolls. It goes to show that emulation is amazing nowadays, and if I'm emulating 240p games, I'm definitely using a CRT shader. Il bello è che possiamo emulare usando uno shader CRT che ricrea abbastanza bene l'effetto, però ovviamente su CRT diverso. Just because it's pretty strange for me to see these games without scanlines. This is Sicuramente fa tanto strano vedere quei giochi senza scanlines perché non erano previsti che non li avessero. especially great if you can't find a CRT or don't have enough space for one in your house. So, in conclusion, on 240p games, I think they're amazing on a CRT, and you'll be surprised on how good you can get them looking, especially if you have a TV with all the inputs, just because that gives you the most control over how sharp you want your games to be. The thing about 240p games, though, is that the graphics have held up remarkably well, so people don't mind playing them on a modern display, even if Il bello dei giochi in 240p è che comunque la grafica è rimasta molto godibile anche anche su televisori moderni, perché è pixel art. Sicuramente questo è importante. Mentre sui giochi che vedremo dopo, adesso nell'ultima parte, non è proprio così. the raw pixels can be seen. However, this same sentiment can't often be said about 480i games. Per i giochi invece in 480i non c'è lo stesso sentimento, analisi, perché questi giochi su monitor moderno non figurano così bene, su schermi moderni, su televisioni moderne, non figurano così bene come invece potrebbero apparire i giochi in pixel art 2D che stavano in 240p, ok? As the feeling around them is that they've aged like a glass of milk. Sì, perché l'idea appaiono essere invecchiati male. But I'm here to tell you that that's simply not true. Although it does really appear to be that way considering all the gameplay Però in realtà non è vero, anche se appare così. footage we have of these games. And also what happens when you plug one of these consoles into a modern TV via composite. Se colleghi queste console, diciamo della sesta generazione, PS2, GameCube, Dreamcast, Xbox, che vanno le console in 480i, diciamo, a definizione standard, su un CRT col composito si vedono molto male. Cioè, non molto male, ma peggio che quelli in 240p. However, with the right hardware, these games can look like they haven't aged a day. But before we get to that, I want to talk Se le collegate invece in component con la qualità massima, con la connessione analogica massima su un CRT, queste console di sesta generazione in 480i si vedono veramente
si vedono perfette, non sembrano veramente invecchiate, ma veramente. Poi se avete un BVM come il mio della JVC collegate in RGB, una PS2 o un GameCube o un Dreamcast o un Xbox o in component, wow, cioè vedete, sembrano giochi usciti ieri, cioè una qualità assurda, però dovete usare la connessione analogica di massima qualità, in questo caso component RGB. Talk a bit about 480 media. Stuff that's Poi non vedete neanche il flicker dell'alternanza dei due campi odd e even. either in 480i or 480p. And both of these contain the same amount of image information. The only difference Adesso vediamo l'ultimo aspetto, che sono i giochi che sono in 480i rispetto a quelli in 480p. Entrambi contengono la stessa quantità di informazione video, la differenza è questa. is that 480i is interlaced and flickers on a CRT. Il 480i è interlacciato e flickera su un CRT, mentre il 480p no, ma il 480p non può quasi mai essere rappresentato su un CRT, ma ci vuole su una TV moderna. While on a modern display, 480i needs to be deinterlaced Il 480i su televisore moderno deve essere interlacciato. to prevent flickering. But this deinterlacing can result in video artifacts Ma il deinterlacciamento su TV moderna potrebbe introdurre degli artefatti così, seghettati, no? and motion blur that pretty much renders E un motion blur. 480i inferior to 480p. However, on a CRT, 480i has none of these visual artifacts or Ma su un CRT 480i come God of War, cioè quei giochi qua ragazzi appaiono veramente fenomenali su un CRT utilizzando una connessione component o RGB, veramente fenomenali. Non c'è niente da fare. motion blur and just looks completely fine. DVDs are a good example of 480i content. I DVD sono quasi tutti in 480i. And have you ever watched one on a big modern TV? Se li avete mai visti su una TV moderna non appaiono bene. Su un CRT sono perfetti. Looks pretty bad, right? The 480i 480p resolution is pretty noticeable on a large TV. Una TV moderna, anche grande, il 480i EP non figura bene su una TV moderna, ma su un CRT tanta roba. And some people will even say that DVDs are of unacceptably bad quality when compared to Blu-rays or streaming services. And I don't necessarily agree. I mean, I think DVDs are fine, to be honest. But it is true that 480i or 480p is a pretty low resolution on a modern display. But on a CRT, it's completely acceptable because the image in general just looks way better. Nowhere near as soft, and a lot of the graininess isn't really noticeable. When watching DVDs on one, it's hard to believe that it's even 480i. Like, even if you press your Quando guardi DVD su un CRT non riesci neanche a notare che sia un 480i. face right up to the TV, it doesn't look like a low resolution. I've even put the same movie on both my CRT and modern TV, using DVD on the CRT and Blu-ray on the modern TV. Abbiamo fatto un confronto mettendo una CRT, lo stesso film su un lettore DVD collegato al CRT e lo stesso film però in Blu-ray collegato su una TV moderna. And I was surprised by how decent the CRT picture is. Sul CRT si vede comunque molto bene. Like, it's hard to really find anything wrong with it. Non vedi niente di And don't sbagliato. get me wrong, Blu-ray is objectively better. Il Blu-ray è oggettivamente meglio. Smaller details on it are just going to be crisper and easier to make out. But it's just nice to see that a DVD is an acceptable way to watch a movie. DVD è comunque un modo accettabile di guardare un film, su CRT però. Where in the past I would have turned my nose at them, now I can go to my local video store and seriously browse through the DVD section. And I took these shots really close to the screen, so you can see the crispness you get here. Although you wouldn't be sitting this close, let's be real. But this isn't magic. We're still seeing a very low resolution compared to what we have on a modern TV. The issue with the modern TV is just the difference in resolution from 480i to 4K, and the fact that 480i has to go through a lot of digital processing to go up to scale, which can make the image look a lot worse. And you guessed it, this also applies to video games. So when it comes to game consoles that are either in 480i or 480p, we're still talking about stuff that was largely designed for a CRT. Quando parliamo di giochi che hanno risoluzione in 480i o 480p, parliamo comunque di giochi che erano ancora molto stati, cioè erano stati concepiti con l'idea del CRT ancora.
It's mainly just the 6th generation consoles, È principalmente la sesta generazione di console, but interestingly also the Wii. ma anche la Wii in maniera molto interessante, anche se della settima. The PS2, Dreamcast, and GameCube all have most of their games running in 480i, Le console che girano in 480i, la maggior parte dei giochi su PS2, Dreamcast, Xbox e GameCube vanno in 480i. while some do support 480p. Alcuni supportano 480p. Se modificate la console, l'Xbox, quasi tutti vanno in 480p. Anche su Dreamcast, se mettete GDEMU con cavo RGB a 31 kHz, vanno in qualità VGA i giochi, quasi tutti. E su GameCube anche lì, se lo modificate con Swiss, avete il cavo component, perché avete il GameCube DOL 001 che ha la porta digitale, anche lì li vedete quasi in tutti in 480p. La PS2 è quella un po' più rognosa, nel senso che la maggior parte dei giochi comunque gira ancora in 480i, però se ce l'avete anche lì modificata col FreeMake Boot, cavo component, eccetera, potete giocare a tanti titoli in 480p. Però sicuramente è quella che ha meno titoli in 480p. With the GameCube, however, only certain models of the console support 480p. Il GameCube, come detto prima, soltanto alcune versioni della console supporta il 480p, che è il GameCube DOL 001. And these are the ones that have a digital output in the back. The Xbox is slightly different in that most of its games support 480p, L'Xbox, come ho detto prima, è quello che ha più giochi che supporta in 480p. while some are 480i only, but those are the rare few. The same thing applies to the Wii here, with most of its games supporting 480p. Anche la Wii, fortunatamente, la maggior parte dei giochi supporta il 480p. And having 480p support is really only a benefit on a modern TV, as standard definition CRTs don't support 480p. E il 480p è un beneficio che ne vale la pena soltanto sulle TV moderne, perché le TV consumer tradizionali non supportano il 480p, ma soltanto il 480i. Which is actually interesting that the Xbox, a console that came out in 2001, had 480p on most games. È molto interessante notare come l'Xbox, che è una console che è uscita nel 2001, di sesta generazione, benché sia uscita in un periodo ancora in cui i CRT erano ancora diffusissimi, è l'unica di queste console i cui giochi in realtà hanno quasi tutti una risoluzione di 480p. Quindi dovevi comprare un televisore moderno, all'epoca molto moderno, per giocarci, perché altrimenti non vedevi l'immagine. Incredibile, è vero come cosa. Cioè, di solito è il contrario, no? Di solito, sapendo che comunque ci sono in giro tanti CRT, tu fai giochi in risoluzione più bassa. L'Xbox no, l'Xbox, soprattutto in America, aveva le risoluzioni dei titoli ben più elevata, cioè prevedevano il 480p, ma la tua televisione non lo supportava, dovevi andare in giro, magari prendere una delle più moderne TV moderne, appunto, che all'epoca cominciavano a venire fuori. Però è incredibile come cosa, era molto avanti, così avanti che ti metteva un disagio, creava un problema perché non era utilizzabile sulla tua TV. But I think this was just Microsoft wanting to make it future proof. But when it comes Perché Microsoft voleva renderlo a prova di futuro, insomma. to this topic, a lot of people will say that if a game supports 480p, then you should play it on a modern TV. And if it doesn't, then Sì, ci sono molte persone che dicono se un gioco supporta il 480p, quindi la risoluzione a 31 kHz, allora vuol dire che va giocato su una TV moderna. Se invece non lo supporta, ma supporta al massimo il 480i, allora va a giocare sulla TV CRT. Ma non è vero, non è vero. Ci sono tanti giochi che anche se li metti in 480p figurano meglio, sarebbero figurati meglio in 480i su un CRT. Quindi non è propriamente così. on a CRT, because 480i looks really bad on a modern TV, and 480p is a big improvement. Other people will go even further and tell you that every game on these consoles should be played on a modern TV. Sono persone, sì, che invece dicono che anche i giochi che vanno in 480i andrebbero giocati su monitor su TV moderna, ma io non sono per niente d'accordo perché appaiono brutti. Sì, se avete un upscaler buono come RTX 5X Pro no, però mancano 10 minuti ragazzi alla fine del video. That CRTs are best for 240p content, and that anything newer than that needs to be played on a modern display, or even an HD CRT. And this reasoning might stem from a hate towards interlace video,
because online I see a lot of people complaining about how it's too flickery for them. And I want to Molte persone si lamentano sul video interlacciato perché è troppo flickera troppo per loro. Guardate qua che flickeramento. say this straight off the bat. Well, interlace video is bad on a modern TV. It's good on a CRT. Effettivamente il video interlacciato è brutto su un TV moderna, ma è molto buono su un TV CRT. It's a perfectly acceptable video standard once you get used to it, although it Devi solo abituarti al minimo. is more noticeable on larger CRTs and PVMs. But where interlacing can actually be an issue is in viewing content that wasn't meant to be played on a CRT. Stuff with small details that was designed for a modern display, as in 720p and up. I tried playing the PS3 version. Se voi invece provate a fare il contrario, cioè provate a giocare giochi moderni che sono stati concepiti per girare in 720p e oltre, anche 1080p, per esempio collegate una PS3, un gioco che su PS3 è stato concepito per andare su TV moderna con HDMI e lo collegate a un CRT e fate il downgrade di risoluzione, non riuscite neanche a leggere le scritte, cioè come potete vedere. Penso che questa sia una PS3 col component. Guardate su un CRT, non riuscite a giocare Minecraft che è concepito minimo per il 720p. Guardate, non riuscite neanche a leggere le scritte. Quindi è una cosa assolutamente da non fare. È il downscaling. Il downscaling, no, l'upscaling va bene se fatto bene, ma il downscaling molto spesso non va bene. of Minecraft on my 24-inch CRT, and it was just unplayable. È The ingiocabile. flickering was so noticeable, especially in the crafting menu. So as long as you're not trying to play any modern games on your CRT, I don't really think the flickering is an issue. So how can we expect 480i to look on a CRT in general? Well, Vediamo come appare il 480i sulla CRT in generale. pretty good, I'd say, but Molto, molto bene. it isn't clear to me that a CRT is the end-all be-all for 480i games, like it is for 240p games, just because there's some real disadvantages to consider. Let's start with a modern TV though, and anything in 480i is going to look pretty bad, as the deinterlacing results in combing artifacts, motion blur, and in general a blurrier video. While 480p on the other hand eliminates all these issues and gives you a very clean output. Su TV moderna sicuramente bisogna giocare in 480p perché elimina tutti gli artefatti, mentre il 480i, se non utilizzate un interlacciatore di qualità tramite upscaler esterno, avrete tanti problemi. But it's still 480p, a very low resolution. Però il 480p, nonostante si vede bene su monitor moderna, è comunque una risoluzione molto bassa. And when it's scaled up to fit a modern display, E quando viene scalata su un TV moderna non rende molto bene. this fact is very noticeable. The jaggedness is everywhere, Tu vedi le scalettature, i difetti e tutto. and certain HUD elements and text look a bit strange now. Like the map icons in GTA San Andreas. There's just a fuzziness around them that isn't present on a CRT. And this should highlight an interesting thing about the PS2, the fact that it still relied on pixel art graphics. Il problema è che queste console, compresa la PS2, dipendono ancora molto sulla grafica in pixel art. Ed è per quello che ci vuole il CRT. But you didn't see the raw pixels because it had Ma non vedi i pixel grezzi. its own built-in bilinear filtering to smooth them out. Perché la PS2 c'ha un filtro bilineare attivato in alcuni giochi che smuta, che arrotonda i pixel. Però in realtà c'è molta grafica pixel art. E quella è la differenza. One example of this is the flaming background in the menu of God of War. Questo è molto interessante. In God of War della PS2 c'è il background di fiamme, no? In realtà voi vedete questo background di fiamme perché c'è un filtro bilineare preattivato dal gioco che la console lo supporta. Ma se voi lo rimuovete con l'emulatore vedrete i pixel. Quindi in realtà i pixel ci sono anche su PS2. Soltanto che non li vedete perché c'è il filtro bilineare preattivato. Did you know that these flames are made up of individual pixels? Sono The pixel. PS2 emulator PCSX2 actually allows us to turn off bilinear filtering Guardate, and reveals the raw pixels. guardate, sono pixel. Però con l'emulatore li puoi togliere il filtro bilineare della console. Just look how strange the game looks now. And even though the Sembra grafica PS1 quasi. PS2 has this internal smoothing, its graphics still largely benefited from being on a CRT. Quindi comunque questi giochi
beneficiano molto di essere su CRT. as I feel like a lot of the pixel art just looks very normal on one. Whereas on a modern display, the pixel art looks strange, despite the smoothing still being there. And with the CRT, having a low resolution isn't really an issue anymore, as the jaggedness just isn't as noticeable. Like, whenever I see Kratos' character model in God of War on a modern display, he just looks kind of pixelated. But on a CRT, those jagged edges get smoothed out really nicely and you get a more pleasing result. Se guardate Kratos su TV moderna e TV CRT, vedete che il personaggio non è più scalettato, pixelato, eccetera. Ovviamente appare molto meglio su CRT. Now, I'm not saying that there's going to be no jaggedness on these games on a CRT. It's still there, but it's just less noticeable. And issues like this become more noticeable on larger modern TVs, of course. Ovviamente se avete la TV molto grande moderna si vedono molti difetti. Not so much with the CRT though, because even a bigger TV still nicely smooths hard edges. But there is one big issue with CRTs. Però c'è un problema molto grosso con le CRT. That being that they don't do a very good job of displaying small details. Il problema principale delle CRT è che non fanno un ottimo lavoro nel mostrare i dettagli più piccoli. E su questo non possiamo dire niente. Any text that was drawn small will be Qualsiasi testo che è stato scritto, disegnato piccolo sul CRT, non si riesce a leggere bene. pretty hard to Qui abbiamo il composito, questo gioco PS1 su composito, vedete non si legge bene. make out on a CRT. Luckily, this usually isn't an issue given that artists knew their game would be seen on a CRT. But where this drives me nuts is in GTA San Andreas. GTA San Andreas, guardate per esempio, non riesci neanche a leggere composito su CRT. E questo è molto strano, come ho detto prima l'unico difetto di CRT è quello. Like, I just can't make out the amount of ammo I have Infatti bisogna chiedersi come mai gli sviluppatori qua hanno fatto delle scritte così piccole. here. Even using component cables on my CRT. Like, they do help a bit, Anche usando il component sul CRT aiuta tanto, però le scritte non sono ancora leggibili bene. Guardate, non si riesce a vedere quanti proiettili si ha, per dire. Quindi, questi sono gli sviluppatori che non hanno fatto secondo me un ottimo lavoro, credo. but it's still not legible. But when I hook it up to the flat screen, the Se lo colleghi invece a uno schermo piatto si legge tutto. ammo number is easily distinguishable, even if I use composite cables. Anche con cavi compositi. Although I will say that having a bigger CRT does seem to help with this issue because my 24 Però utilizzando una CRT grande aiuta il problema, perché se usi una CRT grande leggi meglio. inch has more legible text than my 20 inch. Then there's the case of the Wii, which is an interesting one because it's a 7th generation console, a modern console, Poi c'è la Wii che è una console particolare di settima generazione moderna, vediamo perché è particolare. that came out during the time CRTs were being replaced by modern TVs. È uscita nel momento in cui le CRT stavano venendo sostituite dalle TV moderne, But it's a modern console that doesn't support 720p. ma è una console moderna che non supporta 720p. Heck, it doesn't even support Non supporta neanche l'HDMI. HDMI. It's stuck in the 480i, 480p realm, using O supporta il 480i o il 480p. analog cables. Usa cavi analogici, And a lot of its games were still designed to be played più che altro component RGB, on a CRT. composito. A lot of them are still in 4x3, and putting them in 16 Molti giochi sono previsti da essere usati su CRT e sono in 4 terzi. by 9 only stretches them out. But there are E se li metti in 16 noni di stretch e basta. some 16 by 9 only Wii games, like Però ci sono alcuni giochi per Wii soltanto in 16 noni, quindi quelli devi giocarli per forza in 480p su TV moderna, come Super Mario Bros. Qua. New Super Mario Bros. Wii. In general, the Wii is comparable to the 6th generation consoles in that it's at a low resolution and thus can benefit from a CRT. È comunque una console di risoluzione bassa che è paragonabile un po' a quelle di sesta. However, for games like Quindi dovrebbe essere meglio da giocare su un CRT. New Super Mario Bros. Wii that were designed for 16 by 9, these look better on a modern TV. Però New Super Mario Bros. Wii è stato previsto su TV moderna in 16 noni, si vede anche bene, in 480p. And it's again due to small details that are hard to make out on a CRT. Perché ha piccoli dettagli che sono difficili da distinguere su un CRT. Quindi gli sviluppatori hanno fatto così. My opinion in all this is that I still generally prefer to play my 480i, 480p games on a CRT.
Anche io rimango dell'idea che comunque anche i giochi in 480i, 480p andrebbero comunque giocati su CRT. Figurano molto meglio. There's just something strange to me about seeing them on modern TVs, like a feeling that we're not supposed to see them this way. I've also largely come to terms with the fact that I won't see certain small text clearly on my CRT. I also want to touch on cables here again. While with 240p games, composite is great and even has its benefits, with 480i, I'm not sure that there's any reason you'd choose it over S-Video or Component. Sì, la differenza, allora, mentre con i giochi in 240p poteva aver senso usare anche S-Video, Composite, eccetera, con i giochi in 480i non ha molto senso. Bisognerebbe usare Component o RGB, perché altrimenti ti perdi tutti i dettagli, diventa tutto illeggibile. Quindi su questi giochi qua, 480i, 480p su CRT, assolutamente va usata la connessione migliore possibile, o RGB o Component. Although with the right TV, you can of course get away with composite, but it's still going to be soft and maybe a bit too soft. Because with 480i, 480p games, I feel like the sharper the better. The first time I saw God of War on my 20-inch CRT via S-Video, I was blown away. Like, it's just insanely sharp for a CRT and it looks super high quality. It makes me question if I really understand what terms like high definition mean. If something that's in standard definition looks so good. It's just an amazing feeling to be able to still pick up PS2 games and not worry about them looking crap. Sì, è molto bello prendere una PS2, collegarla senza preoccuparsi di niente a un CRT e vedere che è bella, che funziona bene. Ovviamente, invece su un LCD devi impazzire su un monitor moderno, quindi sono d'accordo con lui, nel senso che le console comunque di sesta generazione figurano meglio sul CRT. Fino lì ci siamo, fino alla sesta generazione. In the past, I would have only played on an emulator. I'm now building a PS2 collection of games, and it's Nel passato avrebbe fatto una collezione, avrebbe giocato soltanto sugli emulatori, invece adesso si sta facendo una collezione di titoli PS2 originali, se li gioca su PS2 originale sul CRT. È grande, ti faccio i complimenti, perché hai capito tutto. Hai capito tutto a differenza di altri che ancora a 40-50 anni non hanno capito un cazzo. Posso dirlo? Boh, perfetto. Perfetto. Adesso voglio vedere quali argomentazioni molto intelligenti e non da coglioni tirano fuori, ecco. pretty fun. This is also where having a CRT with component input can be pretty nice, just because it gives you the best quality possible when it comes to 480i games. And it's kind of shocking when you first see it. The biggest change is stuff like menus and HUD icons. Sì, per i giochi in 480i, stessa generazione, cioè, allora, per tutte le altre console delle altre generazioni si può usare anche il composito se uno vuole quell'effetto lì. Però nella stessa generazione assolutamente ci vuole le connessioni analogiche migliore, component o RGB, altrimenti si perdono troppi dettagli. Like in my mind, when I first saw them, I was like, wow, this is like HD quality. Sì, component o RGB su CRT è come una qualità HD, equivalente a una qualità HD. Which doesn't even make any sense, but yeah. Also, certain Wii games were designed with CRTs in mind. Anche per la Wii, molti giochi erano concepiti per il CRT. And look even better than PS2 games. One such game is Guitar Hero 3, a game that I had really only seen via composite on my Wii. But when I got it on my Sony Vega, I was finally able to use my Wii using component. And I gotta say, I shit my pants when I first saw this game. It was just a thing of beauty. So in general, I'd favor the higher quality connections on these consoles, especially when playing on a modern TV. You do not want to play 480i games via composite on a modern TV. I giochi in 480i su TV moderna non vanno mai giocati col composito. Component o RGB, non c'è niente da fare. Trust me, it's the worst thing I've ever seen. While using something like Component is going to get you a pretty good picture, no matter what. Con component o RGB hai un video buono, una qualità video buona, che però mostra tutti i difetti che su CRT non avresti. TV you're on. Now, while doing research for this video, I saw people claiming that CRTs can only do 30 FPS for 480i content, and this immediately struck me as wrong. Molte persone hanno detto che su CRT i giochi in 480i vanno massimo a 30 fps. Vediamo se è vero. Because I know what 60 FPS feels like, and a lot of PS2 games I've played on my CRT are definitely 60 FPS.
Però lui dice che molti giochi PS2 che ha giocato ha visto chiaramente che vanno a 60 anche su CRT, quindi anche se erano in 480i, quindi But after doing more research, these people are in fact wrong, and 60 FPS is definitely possible with 480i content. quindi i 60 fps sono possibili, 60 fps sono possibili su giochi in 480i. The confusion comes from the fact that interlace video has alternating fields. La confusione deriva dal fatto che appunto la risoluzione è interlacciata a campi alternati, odd, even, odd, even, odd feed, even feed. Quindi vengono mostrati 30 cioè 30 linee, cioè non 30 linee. È come se ci fossero 30 frame alla volta. And recall that each field only has half of a frame's line. Ecco, ogni campo ha solo la metà delle linee di frame. Also, we see 60 of these fields in 1 second. Vediamo 60 di questi campi in un secondo, ok? But the mistake people make is in thinking that 2 of these fields equals 1 frame. Lo sbaglio che queste persone fanno è pensare che due di questi facciano un frame, due di questi campi facciano un frame. In realtà non è così. Ogni campo è un frame, anche se non è completo. And by that logic, having 60 fields in a second, with every 2 of them equaling 1 frame, leaves us with 30 frames. Esatto, il calcolo che fanno loro, che si confondono, è pensare che due campi facciano un frame completo. Cioè, un frame. Perché loro pensano che il frame voglia dire frame completo. In realtà non è così. Due campi fanno un frame. Che non è completo, però è un frame. Se ci sono 60 campi per secondo, il risultato è 30 fps, 30 frame per secondo. Ma è sbagliato come calcolo, perché ogni campo è un frame. Non è vero che due campi fanno un frame. Certamente non è un frame completo, ma è comunque un frame. Ok? Frames in that second. But that's wrong. Each field should actually be thought of as its own frame. Un campo è un frame, anche se non è completo, ma è metà vuoto. Cioè, sono metà delle linee. Because the next field will have the image information for the next frame. And Esatto. by this logic, we correctly Quindi possiamo dire correttamente che i giochi in 480i e 480p, 480i scusate, su CRT, stiamo parlando di interlacciato adesso, i giochi in 480i possono avere anche 60 fps end up su CRT. at 60 frames per second. And this is where the terms 60p and Infatti Crash Bandicoot l'ira di Cortex su PS2 in 480i gira 60 fps. 60i come in, which are terms to describe frame rates. Siamo all'ultimo capitolo, mancano 4 minuti, i 60p versus i 60i. I ragazzi, quei 3 veterani che sono rimasti svegli fino adesso, ma in generale tutti quelli che mi hanno seguito, vi ringrazio di cuore. Spero che questa live l'abbiate trovata molto interessante, esaustiva e completa. Se è stato così, mettete mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale, considerate l'eventuale abbonamento, potete seguirmi anche su Instagram, Facebook, Facebook non ce l'ho, scusate, Instagram, TikTok e tutto il resto. E rimanete sintonizzati sul canale. Concludiamo questo argomento. Spero che l'argomento sia stato definitivamente chiarito una volta per tutte, perché insomma ce n'era bisogno. Siamo arrivati, vi ho visto molto presenti, partecipi, nonostante i problemi iniziali. Arriviamo all'ultimo capitolo, 60p contro 60i. 60p refers to 60 full frames per second. Ecco, 60p significa che ci sono 60 frame progressivi in ogni secondo, 60 frame completi, campi completi, ok? Questo è 60p. While 60i refers to 60 fields per second. Ecco, invece 60i vuol dire che ci sono 60 campi in un secondo, dove questi campi prevedono l'utilizzo di frame interlacciati, non completi, quella è la differenza. Or half Quindi sono alternati, frame. sono mezzi frame. And in the case of gaming, 60i and 60p are pretty much identical. Quindi nel gaming 60i e 60p a livello di frame, di fps, sono uguali. And what CRTs do is 60i, which is 60 FPS. 60i, se il gioco lo supporta, sono 60 fps. And if you want to know more about this, I suggest you check out Filmmaker IQ's video titled The Joys and Sorrows of Interlacing. Quindi non è vero che 60i equivale a 30 fps, non è assolutamente vero.
where you can see in the thumbnail he's saying that 60i is pretty much equal to 60p, 60i è praticamente identico a 60p, while 60i is not equal to 30p, which is 30 FPS. mentre non è uguale a 30 fps. And speaking of frame rate, I also want to mention just how little motion blur you get on a CRT compared La cosa bella è che sul CRT avete anche pochissimo motion blur, pochissimo, mentre su un TV moderno potete averlo molto. to an LCD. It's just another advantage that makes a lot of 30 FPS games way more bearable. Una figata della CRT, un altro punto vantaggio è che su un CRT i giochi a 30 fps sembrano molto più fluidi, con molto meno motion blur rispetto a giocarli su un monitor LCD moderno, perché è tutto più appunto fluido, perché la tecnologia maschera bene la scattosità dei 30 fps. Ecco perché su console giochi per console come Nintendo 64, PS1, che molti titoli vanno a 30 o anche meno, su CRT girano bene, cioè appaiono bene, a differenza che su un monitor moderno, ecco. Dai che siamo in fondo. But anyways, I just had to mention all this because there's a lot of confusion online and I want everybody to be clear that 60 FPS gaming is possible on a CRT. Quindi il gaming a 60 fps è possibile su CRT. So we've mentioned playing on the original hardware, but emulators are also something that we should consider because they give us a lot of options when it comes to our picture. Ecco, abbiamo parlato fino adesso di console originali, ok? Però dobbiamo parlare dell'ultimo aspetto, che comunque gli emulatori ci consentono. Grazie a te Roberto, dai che siamo in fondo, ma sei stato veramente... Guarda, mi ha fatto piacere che avete guardato questo video dall'inizio alla fine e che sia stato molto istruttivo per tutti. Mi fa molto piacere che abbiate apprezzato. Stiamo dicendo, gli emulatori, l'ultima soluzione, manca esattamente 2 minuti alla fine. È l'ultima gli emulatori consentono delle migliorie grafiche interessanti, cioè possiamo aumentare la risoluzione interna. Con l'emulatore possiamo fare delle migliorie grafiche visive importanti. They also largely solve the low resolution issue as Risolvono il problema della risoluzione bassa, they let you upscale games to higher resolution. perché ci consentono di upscalare i giochi in risoluzione più elevata, modificando la risoluzione interna del gioco. But this itself is also an issue in my opinion, Però è anche un problema in realtà questa cosa, because now games look a bit inconsistent. perché i giochi appaiono più inconsistenti. Like, yeah, your character and environment is upscaled, but the menus still look pretty low resolution. Perché gli elementi in 3D, personaggi, tutto, appare bello, più moderno, senza scalettature, ma gli elementi 2D appaiono tutti vecchi, brutti, sfasati, scalettati male. E questa è la differenza. Quindi c'è una specie di... lo si vede molto bene anche nei giochi PS1 tipo i Final Fantasy, Legend of Dragoon. Voi aumentate la risoluzione interna, avete i modelli perfetti, incredibili, e poi vedete gli sfondi tutti sgranati. Si crea un'inconsistenza tra l'elemento 3D e l'elemento 2D, che sono coesistenti. Non sembrano più sembrano troppo distaccati, troppo di due età diverse. Sembra si crea un anacronismo, una temporalità, capito? E questa è una brutta cosa. And Non è più un insieme unito e congruo, fluido, there's not much you can do about that. e non puoi farci niente, perché la risoluzione interna, guardate qua, risoluzione interna, guardate qua la differenza tra il modello 3D che è perfetto e la scritta Portland View che vedete tutte le scalettature. Also, I feel that upscaling, while astonishing, does make these games look weird. I giochi appaiono strani con l'upscaling interno usato dagli emulatori. Like, I don't think we're supposed to see them this way. Non avremmo dovuto vederli così, insomma. Su CRT figurano sempre meglio, anche lì. Guardate qua il component su CRT. GTA 3, Che poi, ripeto, tutte queste riprese che vedete qua, non è come appare il CRT. Il CRT appare molto meglio di quello che vedete, che purtroppo con le videocamere è difficile catturare esattamente com'è. Dovreste vederlo di persona. Se lo vedete di persona, vi assicuro che è molto meglio di quello che vedete qua il CRT. for example, just looks legit on a CRT.
Like, I'm not exactly sure what it is, but everything is just nice and consistent. And Ecco, su CRT tutto bello consistente, pulito e omogeneo, sia gli elementi 2D che 3D. Tutto unico, tutto giusto, it's believable. But when you credibile. upscale it on an emulator, it's just like the magic is gone and Quando lo upscali tra emulatore, la magia è andata via. it looks fake. Sembra tutto finto. Non sembra più realistico, sembra finto. Guardate la città, sembra tutto finto, sembra tutto cartunesco. Non so come dire. And dated. Vecchio. I also find Cioè, nel senso di datato. it jarring on emulators when you're playing a game and got it nice and upscaled, and then an FMV cutscene comes in. E poi l'altro problema con gli emulatori è che il gioco viene upscalato, qualità buona e tutto, ma quando c'è l'introduzione di un FMV, di un filmato, di una scena di filmata tra un momento del gioco e l'altro, dove i personaggi magari parlano, quando c'è un FMV, cosa succede? L'FMV non viene upscalato, quindi si vede nella risoluzione originale e fa schifo, perché non vedete i modelli upscalati, vedete questa grossissima differenza tra la grafica in game, la grafica 3D in game e il video in FMV che rimane nella sua risoluzione originale senza migliorie alle texture 3D dei personaggi, perché non sono texture, perché sono filmati, e vedete questa inconsistenza. Quindi l'emulazione non sarà mai la soluzione definitiva, ma mai e mai e mai, soprattutto su monitor LCD, perché se emulate su CRT tanta roba, come faccio io qua col mio cabinato che sono qua dietro, che c'ho un PC con batocera, emulo tutto in RGB con la Jamma SD e gioco con plancia, monitor CRT originale, allora lì sì, perché la resa grafica è quella di CRT, ma quando emulate, aumentate la risoluzione interna e giocate su un monitor moderno, vedete questi cambiamenti di nitidezza, di definizione tra l'FMV, la grafica 2D, la grafica 3D, è tutto così, tutto sfasato e inconsistente. And it just looks shit. Like, Sì, è proprio brutto. what is this, bro? Which obviously isn't an issue on a CRT. Su un CRT invece non è nessun problema. We get consistency all the way through. Nothing is Nel ever CRT abbiamo una consistenza buona consistenza per tutti gli elementi. visually jarring, and you won't have to deal with any of the annoying video glitches you Non vedrai glitch video, niente. often get on emulators. Although I do appreciate just how many video options Però apprezziamo quante opzioni video ci sono sull'emulatore, quello sì. an emulator like PCSX2 has. Come quello della Like, it even PS2. lets you pick which deinterlacing method you want. Puoi selezionare anche il metodo di deinterlacciamento che vuoi, tanta roba. And you can also turn off bilinear filtering, Però purtroppo, anche meno per me, che sono un retro gamer un po' vecchio stile, tutto questo impostare, mettere quella... Insomma, dipende. Non è qualcosa che mi appassiona molto, ecco, non è qualcosa che mi appassiona molto così tanto come usare la console originale su CRT, quello lo devo dire. to see sharp pixels, which is honestly not something you should Cioè, l'essenza del retro gaming è collegare e giocare, ok? Quello voglio intendere, non starli a smanettare 1000 volte, cioè altrimenti uno gioca al computer. ever do, but it's cool that you can. And I do in the future want to make a state of PS2 emulation where I really go into PCSX2 and all of its options. So be on the lookout for that one. I think emulation is a really good thing when playing on a modern display, and it definitely has its advantages over a CRT. My overall opinion on 480i, 480p games is that both a modern display and CRT are acceptable ways to play them. Allora, l'opinione definitiva sui giochi in 480i e 480p è che sia giocarli su monitor su televisione moderna che su televisione CRT sono entrambe soluzioni buone, Well, I personally prefer the ma personalmente preferisco giocare su CRT CRT for the consistency and per la consistenza tra tutti gli elementi, overall image quality. per la qualità dell'immagine, The modern TV is also up there as it offers insane clarity on small details. però il vantaggio della TV moderna è che offre una qualità dei dettagli fenomenale. So, as you can tell by this very long video, I've definitely fallen in love with these TVs. Abbiamo capito che da questo lungo video e questa lunga live amo tanto i CRT. I'm a guy that just likes old tech, and CRTs scratch a certain itch for me.
I mean, they're amazing pieces of technology that modern TVs don't have fully beat in every category because they just handle old consoles in a way that's superior. I CRT gestiscono le console vecchie in un modo che è superiore, non c'è niente da fare. That's the thing about them. They're pretty much made for retro gaming. Sono state fatte per il retro gaming, i CRT, a differenza del TV moderno. So I suggest you get one while you still can. Quindi prendetene una finché potete. Io ne ho una anche in vendita, tra l'altro. Se entrate nel mio Discord, sul mio eBay, trovate un CRT in vendita della Panasonic da 28 pollici. Tanta roba, bello grosso. Bellissimo. Ce l'ho in vendita tipo 50 euro. Look on yard sales, Facebook Marketplace. Ask your friends. I mean, whatever you do, just avoid eBay. It really sucks. Ecco, compratelo, recuperatelo dagli amici, dal nonno, dai nonni. Ma evitate eBay, perché sulla roba su eBay costa veramente troppo, evitate. Nel mio caso no. Lo vendo a 45 euro, non è che lo vendo a chissà che cosa. But with that said, I do want to thank everybody for watching this video. No, grazie a te che hai fatto questo video fenomenale, Godpoo. Ti ringrazio ancora e veramente hai fatto un video fenomenale. If you made it through the end, because I know this is a very long one. Thank you, everybody. È stata veramente lunga, ma abbiamo analizzato tutto, ragazzi. Abbiamo analizzato tutto. Io vi ringrazio ancora per essere stati qui. È il momento di lasciarvi. È stata veramente una carrellata bella pesa. Abbiamo analizzato in maniera definitiva, punto per punto, gioco per gioco, sistema, risoluzione, il perché il retro gaming, quello vero, quello di alta qualità, si fa su CRT. Abbiamo proprio analizzato l'argomento in tutti i suoi dettagli. Ok? Se avete domande, abbiamo ancora 2 minuti. Fatele ora o mai più. Perché io sono cotto. Ho parlato per 3 ore e 43. Porca. Però vabbè. Allora, mi raccomando, seguite anche il progetto del dizionario dei videogiochi. Seguitelo. Trovate su internet la wiki del retro gaming, canale YouTube, mi raccomando, per cui anch'io collaboro, sono membro anch'io, la wiki ovviamente, e pagina Facebook e Instagram, mi raccomando. Io vi ringrazio tantissimo tutti quelli che sono stati qua in live, ringrazio i nomi che ho visto, Fabrizio Tuninetti, Garrison, Federico Fortuna, ringrazio la Tana del Gamer, ringrazio Igor Stellar, Igor Maggiorelli, grandissimo amico e grandissimo esperto, Danny Love Malavita, ringrazio Zigo, ringrazio Roberto Rinaldi e tutti gli altri, gli abbonati del canale, Viper e tutti gli altri che sono abbonati per sostenermi ogni giorno. E vi ricordo di mettere mi piace, iscrivervi, chi vuole abbonarsi può farlo, entrate nel server Discord se non siete entrati, condividete il video, commentate, tutto quanto ragazzi, tutto quanto. E spero che abbiamo fatto informazione sana, giusta, genuina e corretta su questo argomento, perché era il momento di chiarire una volta per tutte. Certo, ce n'è voluto di tempo, una live di 3 ore e 45 che so già che chi vuol vedere mi maledirà. Adesso mi tocca dividerla in paragrafi punto per punto, perché altrimenti uno arriva e non ci capisce più niente. Io vi ringrazio tanto, è venuta molto tardi, però è venuta bene. Buonanotte a tutti e grazie ancora per avermi seguito. Il vostro Demiurgo vi aspetta sempre qui sul suo canale con tantissime cose, come potete vedere di giù c'è un casino, ma lasciate stare, c'è veramente un casino di roba per terra, come vedete c'è tanti video in arrivo. No, grazie a voi Roberto Rinaldi, grazie a voi, a tutti voi, buonanotte e buon lavoro per chi lavora domani. Ciao ciao.